Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Come state, come state, come state? Adesso andiamo anche su Discord a trovare il nostro amico Lio che sta già aspettando, sta martellando nell'attesa, sta martellando il ferro, insomma deve generare l'attesa più assoluta per questa incredibile diretta, perché oggi non si scherza, no, in realtà si scherza tutto il tempo, ci rideremo e scherzeremo, e ho una sorpresa, ma ve la faccio vedere dopo, perché una cosa alla volta. Intanto sto avvisando dappertutto: amici, c'è Jack Leone Max, mi raccomando, passate, insomma ovunque posso farlo, poi lo faccio, meno male che non sono più su social come una volta, altrimenti non finivo più. Allora andiamo dal buon Lio, che poi in realtà è sul mio server, ma è la stessa cosa. Allegria, ciao. Lio? Niente, sparito. Strano. Hai detto? Eccoti, ora ti sento. Ciao, benvenuto. Ciao Ice, benvenuto. Scusa, stavo guardando un attimo Discord, non ho visto che eri arrivato. Ciao Ice. No, ti sei uscito quella frase che non ho capito. Allegria. Sei... Allegria. No, hai detto... poi a un certo punto ti ho sentito dire, ora ti sento. Non si chissà che strano, non ci siamo sentiti per un attimo. Va bene, allora preparo il sound. Alla fine mi sono ancora dimenticato anche oggi di postare la classifica di novembre, ma vi assicuro esiste questa classifica di novembre, l'ho salvata da parte. Quindi... Sì ragazzi, esiste. Si è messo lui tutti i punti e a noi non ci ha dato niente. Ma non ci sono io. Ma perché ti sento... Altro che imperatore. Ma ti sento tipo effetto mono? Ti sento effetto su un lato? Vediamo se... te pareva il maledetto, te pareva che quel cazzo... Quindi non è colpa mia? Non è colpa mia? No, è colpa mia che praticamente il PC mi ha fatto così di colpo l'aggiornamento. Sì, come al solito. Il fedente, il microfono, quello giusto, no? Ma mai una volta, ma non prendono mai quello giusto. Ovviamente. Allora. Non pensavo esistesse un microfono mono. Ciao, un buon pomeriggio a tutti cari amici, dice Leonardo. Ciao Leonardo, e buona serata. Faccio vedere una piccola anticipazione, ma lo vediamo dopo. Ragazzi, brevissima anticipazione, cosa vedremo più tardi. Cosa ho trovato oggi? Il manuale di PC Calcio 2000 e, spoiler, non è un manuale di gioco, è un manuale sul campionato italiano dell'epoca. Ragazzi, quando era tanta bella roba, la vediamo in diretta insieme dopo. Io stavo facendo pulizia oggi, classica, normale pulizia, tipo pulizia contatti dove blocchi 50, non è vero, stavo facendo pulizia nella stanza ed ero nella scatola dei miei driver. Ma cavolo, sono ancora tutti i miei vecchi driver, anche se non mi servono più perché sono di roba di vecchi PC. Li tengo, perché no? Li tengo. E allora poi a un certo punto ho detto c'è qualcosa che non quadra, facciamo che... Cos'è sto coso? Questo non è un manuale di un driver, questa è roba... Questo è un manuale di PC Calcio 2000. Sono andato a vedere, bellissimo. Quindi oggi grande sport, faccio vedere dopo. Jack! Sì, dimmi. Oh, no, ora mi senti bene? Sì, ti sento con entrambe le orecchie, sì. Incredibile. Ok, no, che ha sistemato il microfono. Grande. Allora, io devo sistemare qua perché c'erano ancora i tipi della notte in classifica. Stiamo facendo un attimo di chiacchierate qui. Allora, ciao, proprio la chiacchierata. Ciao. Proprio classica chiacchierata, si fa ciao. Non è ciao, è ciao, nel senso di chiacchierata. Ma si capiva, vero? Prova a parlare adesso, Lio. Ciao, ok. Allora, oggi veramente il Pomerania è scatenatissimo, ha bisogno di brutalità con i nemici, quindi il Pomerania oggi si scatena. Brutalità proprio brutale, che proprio ti deve proprio uscire dalle vene questa brutalità. No, intanto io ho visto Survivor Series, una schifezza deludente. No, ma io sto parlando sinceramente con te, ieri nemmeno il pay per view mi sono visto. Ma ieri c'avevo coso.
Cosa? Io mi sono visto, come si chiama? Mi sono visto la prima puntata di Sandokan come serie. Vabbè, va bene. Devo dire che ho sentito parlare malissimo, ma l'hanno guardata tanti, quindi... Ma perché quelli che ne parlano male sono i classici ignoranti che No, gente che lavora per le cose di riviste, no, tranquillo. No, io conosco gente che sta su quei siti, fa recensioni, insomma, quelle seriali, cose varie. Il fatto è che tutti che dicono, ma se lo potevano risparmiare. Ma no, i remake ci stanno, ma è una cosa che non interessa, perché cioè, voglio dire... neanche ho voglia di vedermi l'originale, ma non è che lo faccio per affetto dell'originale, proprio non me ne frega nulla. Ma allora, il fatto è che se ciao Simo, purtroppo si gioca la Juventus. Secondo me è buona. Sì. Dico, è una differenza buona, perché non è, sai, quella classica differenza che tu dici sì, è comunque una serie che di per sé può fare la storia. Beh, io ho un'opinione che non condividerò pubblicamente sull'originale, non condividerò pubblicamente sull'originale perché mi sembra il caso. Vabbè, certo che c'è posto, Simo, tranquillo, c'è posto. Ecco qua. Non la condivido per una sola ragione, perché è estremamente non popolare, e visto che oggi si parla tanto di rage baiting, che è la parola dell'anno, fra l'altro, rage baiting, la parola dell'anno. Cioè, cosa ci poteva essere? La gente sul web che inizia a dirti, che ne so, tipo, questa serie fa schifo, e allora fa arrabbiare tutti. Sì, sta parlando di sta roba che hanno fatto ieri sera in TV, che cavolo, per me non esiste neanche, però vabbè. Stava parlando di quello. No, ma poi di più c'è che il fatto è che poi molte di queste persone sono gli stessi che poi in televisione si lamentano dicendo... No, non ci vanno in TV, dico io. Ma faccio l'esempio, dico... ma qua in TV non c'è mai niente di interessante. Ma se voi fino all'atto ieri avete rotto l'anima per una serie e ora state rompendo l'anima perché cosa? Se non vi piace non ve la guardate nemmeno. Beh, è vero, sono d'accordo anch'io. Vabbè, i critici devono per forza dare una recensione. Sì, questo è giusto. Ma non venite a rompere le scatole alle persone che se lo guardano andandogli a scrivere. Vabbè, ho capito, ma allora è la stessa cosa di dire che non si può criticare roba tipo di Muccino. No, allora, perché io non dico stessa cosa, è giusto criticare una roba che non piace, giusto? Sì, ma io dico, sto usando il diritto di criticare una cosa che non piace, ma nemmeno venire, se uno scrive sotto a un post, scrive, no, a me la serie è piaciuta, perché ti dice cose, ti vengono è giusto il commento, a me la serie è piaciuta, è giusto, vabbè, che cosa c'è? Anche a uno che piace è giusto, non è che sia sbagliato. Sì, ma ti vengono a scrivere, tu hai gravi problemi. No, quello è un comportamento inaccettabile, dai, quello lì. Non si può dire una roba del genere perché a una persona è piaciuto qualcosa, non si può. Vabbè, ma lì perché la gente, come già detto, è rage baiting, è la stessa parola che stavo dicendo io, ovvero ti creano ti danno una cosa per far infuriare a uno che magari gli è piaciuto, e non dire ma si fa schifo così. Sì, ma già dire dal primo episodio questa cosa fa schifo. Ma perché Leonardo dice era solo un film? Scusa, non è una serie, è un film, quindi basta. Allora, è ispirato da un libro. Ciao! Kairi! Siamo contro Garuda. Come nel 79 gli avevano fatto un film con protagonista proprio capire. Sì. Ovvero l'attore quello italo-indiano. Lo conosco, mi piace quello. Cioè, non ho visto molto in realtà. Ciao Kairi, benvenuta! Però praticamente hanno preso come punto da dove iniziare, hanno paragonato la serie degli anni 70-80 con la serie, con questa nuova serie. Se n'è andata Garuda, attimino che... Garuda è un boss tosto, ma tosto perché ti fa una mossa che dice The Reckoning Comes e ti causa la distruzione assoluta.
Leo, Bene, ho appena iniziato, ti faccio vedere. Noi siamo sott'acqua in realtà, ma adesso ho fatto un trial così per riscaldare le mani, perché ti riscalda. Non si può dire che non riscalda sto gioco, guarda. Leo, forse di fatto lo può Aspetta lì, io ci sono i sound. Senza quando si sound non si sente una parola. Ci sono alcuni sound che sono altissimi, altri che sono bassi. Ok, comunque che bello, che bello. Allora dicevo, ma io faccio sempre volentieri queste sfide. Lo faccio perché, vabbè, tutto perché ti dà un po' di punti esperienza e non fanno mai male. Non fanno mai male, anche se non ho fretta di salire, perché tanto va tutto bene. Dimmi Leo, dice Leonardo. Stavo dicendo Leo. Sì, cioè il personaggio di Sandokan è particolare. L'unica cosa secondo me è che a differenza di Kabir aveva molta più barba. Quindi tu te lo immaginavi un personaggio come Sandokan con la barba. Quel Sandokan, diciamo, è ancora un po' troppo pulito. Cioè ancora non c'ha quella barba che aveva. Un bel barbone lungo 30 metri. Non proprio perché Kabir ne aveva un altro tipo di. Stavolta non avevano l'attore di Khal Drogo. L'attore di Khal Drogo, che poi è quello che ha fatto acqua, ma non vede. Dico, Mr. Barba lo chiamano. Jason Momoa, cioè mica Jason Momoa per coso, Jason Momoa per Sandokan non ci starebbe male, però forse è troppo grosso di stazza, ecco. Può essere. Cosa allora, era più. Io sto cercando di capire, vedi, sto col mio gatto spaziale sott'acqua, e non è facile capire esattamente. Dice parla con Kurenai, ma ahí sta la Kurenai. Kurenai non è un nome da ninja, perché sto cercando una con un nome da ninja. Ma sott'acqua sto cercando. Io ho sempre problemi con queste cose sott'acqua. Avevo capito. Andosta sta Kurenai. No, Kurenai. Comunque, bello già, tu hai Monster Hunter Wild. Ah no! Guarda, purtroppo no, Kairi. Non so se ti ha chiamato Kairi o ti ha chiamato. Non dovrebbe essere giusto, non Destiny, penso. Ok, perfetto. C'è il link di YouTube, anche se poi da YouTube trovate l'altro sito che è la piattaforma viola. Corso anche Alessandro Preziosi per fare la parte di Yanez, cavolo se l'ha fatta bene. Quanti anni avrà adesso lui? Ma penso una cinquantina. Una cinquantina sarà già, sì, deve già una cinquantina. No, ma come fatto già nella prima scena era perfetto. Ma no, ma io in realtà ti dico, non mi interessa, nel senso, proprio come sai, metto sempre sta cosa, per favore ragazzi, già viviamo immersi nella spazzatura, stiamo parlando anche di TV italiana, ragazzi, per carità, guarda, sono proprio una cosa che sono fortemente contrario ogni giorno. Guarda che mi immagino una cosa, Jack, il gioco PC calcio, sopra un computer come il tuo, partirà o farà? Ho già provato, i giochi, anche quelli lì purtroppo avevano una sezione che serviva i file 32 system, quindi non riesci a farli partire su. Ci vorrebbe. Io non ho trovato il disco del gioco, però ho trovato solo il manuale. Poi anche scaricarlo. Puoi scaricare la ISA su cosa? Sì, avevo provato con Scudetto, crashava purtroppo. Avevo provato tempo, perché io avevo il disco originale di Scudetto, già su Windows 10 crashava. Ma crashava. Guarda, qui ci vorrebbe un restauro tipo GOG per recuperare sti giochi. Ma ragazzi, mi sento stupido io, ma dove sta qua? Cioè, non è che c'è molta strada. Leo, aiutami a capire dove sta sta signora. Dico, a me sto problema me l'aveva fatto, lo sai con chi? Con il gioco di Gianluca Vialli. Ma i manageriali, ragazzi, sono un bel dramma. Ma aveva fatto il problema del coso. Adesso me lo cerco perché. Allora. Cavolo. Un attimino. No, mi cerco se tu lo porti. Cioè, se tu lo porti, il gioco No, non riesco a deve andare. Aspetta un attimino. Allora, Palace of Lost Souls si chiama. In casa. Souls. Ci facciamo una coop. Guarda, io in realtà a dirti il vero è sempre interessante perché io ho dei giochi che mi chiedo, ma io poi con chi li gioco sti giochi? Perché guarda, Monster Hunter non sono un grande fan
di quel tipo di giochi, ho dei brutti ricordi per quel motivo lì. Però per il resto ho preso Call of Duty 3, Black Ops 3 che è vecchissimo, però perché lì sono gli zombie, cioè a me piacciono le cose dove devi affrontare gli zombie, cioè io le adoro, ma per quel motivo lì io adoro le cose zombie. Dimmi. Mi è venuto in mente, adesso leggendo il fatto che Kyrie ti ha chiesto di giocare a un Monster Hunter Wilds. Sì. C'era una short su TikTok con un cacciatore, questo qua di Monster Hunter, che stava affrontando una salamandra Sì, io sto cercando il posto perché allora 22 e questo a un certo punto che fa sto cacciatore? Si ferma e inizia a faroteare una mazza, cioè l'arma la inizia a faroteare e parte una musica, ora non mi ricordo il titolo della canzone. Si vede sta salamandra che resta a bocca aperta, che segue sto scimunito che gira sta mazza, e tu vedi sta scena fantastica che poi arrivano altre salamandre. Credo che devo entrare da un buco, ma è un mistero, devo entrare da un buco, non posso bloccarmi qua, dai, non posso bloccarmi qua. Anzi, fammi partire un altro trial. Questa nave sia una citazione a livello sottomarino di Super Mario 64? Magari, no, non penso. Vedi, Ho capito cosa intendi, sì. Se facciamo un leveling leggero con l'arciere. Scusa, non c'hai il vestito, quello lì da... Cambiato. Quello lì di... no, marinaretta, quello lì che utilizzavi marinaretta e Sailor Waka. Nemmeno io in realtà sto giocando online con altri, ma perché io ai tempi, io mio amico, io non ci ero cascato, mio amico sì. E poi ci avevamo paccato miseramente quelle persone che ma gioco, vieni, dai che giochiamo insieme. E poi lui è rimasto attaccato perché questo qua l'aveva detto tipo 30 persone e c'era un limite del gruppo. Quindi io onestamente ho sempre paura. Te magari hai trovato delle persone affidabili, ma io dopo quello che è successo, guarda, con Monster Hunter non voglio più sentirlo nominare, che già, ti spiego, su questo gioco già c'è il trial di Monster Hunter che non se lo fila nessuno, veramente, ogni tanto ti parte, quello extreme non c'è nessun giocatore, t'arrangi, proprio è il deserto, guarda, e l'ultimo l'hanno fatto solo per giocatori di livello 100, cioè renditi conto, hanno fatto la collab Monster Hunter Rise per Final Fantasy XIV 2 mesi fa, mi sembra. Ripeto, ha avuto un feedback talmente negativo dai giocatori di Final Fantasy, guarda, ma veramente talmente negativo. Vabbè, dico, oltre che era talmente tirchio che non ti sbloccava neanche roba sostanziosa. Ma allora lui mi dice, ma dove sarà finito questo Kurenai, questa Kurenai? Ragazzi, adesso mi cerco un video perché sono disperato. Ho visto gente che si fa Omega su Monster Hunter. Sì, è vero, c'è la combinazione. Grazie Leonardo, un attimino, non ho ancora guardato i risultati la volta scorsa. Guardo subito, adesso lo cerco perché voglio capire. Ecco qua. Ti dico subito. Ecco, forse lo trovo. L'ho trovata, ragazzi, ho trovato la missione. Così vedo. Questo qua c'ha una mount che non ho mai visto. Un orso polare, sta cavalcando un orso polare. Io c'ho il gatto, lui c'ha l'orso polare. Un puma logico. Non vedo le scarpe della puma, però sembra Polar Sembra Polar, presente Polar. Oh, poi è partito Rise adesso. E niente, lo farò dopo. Adesso facciamoci questo in compagnia, così andiamo a spaccare roba in giro. Sembra una roba metallara, spacchiamo roba! Invece... Ricorda di ma Sabi, ti aiuto volentieri, guarda, su 14. Quello davvero 100%. Dico, la radiamo solo questa merda di casa. Anche perché poi fammi sapere in che server sei, così mi faccio trovare un personaggio un personaggio a disposizione, diciamo. Io ad esempio qua sono su Light Odin, sono su Odino, che è piacevole. Poi ad esempio su Sagittario ci sono anche gli italiani, ma anche su Odin ho trovato una gilda che parla in italiano, ma io ovviamente ho la mia, non è mia, è una gilda in cui partecipo. Allora ragazzi, qui si vedrà... Come si chiama Check? I ravioli? Si chiamano La Corte delle Rose, si chiama, non l'ho fatta io, l'ha fatta una ragazza, si nota che l'ha fatta una ragazza, La Corte delle Rose, è un bellissimo nome. A me basta che ti traduci, sì, ti traduco. Ti dico solamente che ai tempi c'era stato uno youtuber molto famoso che su
da Drakensang aveva creato la Drakensang, guarda, lo sapevo, stavo per dirvi una cosa, ragazzi. Si scopre quanto i giocatori conoscono questo dungeon in base a quante pull fanno all'inizio. E ovviamente questo qua si vede che è la sua prima run e ha pullato tutto. E uno dice don't pull everything, use the way, use the wall. E infatti dice non pullare roba. Dico non pullare roba. Questo qua sta pullando il mondo e se prima funzionava, in questo dungeon non va, perché in questo dungeon ti menano. In questo dungeon sono malvagi. Oltre perché ci sono stati alterati. Questo dungeon è famoso per i quitta, anche questo dungeon qua c'è gente che spesso quitta. Io non so, non è difficile. Quitto o squitto? Quitta. Adesso voglio vedere se riusciamo a occuparci. Hai visto la Cremonese? No, cosa ha fatto? Non so nulla. Ieri purtroppo il periodo freddo, ragazzi, mi ci perdo. Ma il grande colpo di scena è che è il tank che ha detto don't pull. Cioè il tank che dice don't pull, ma... Ciao, vinto 3-1 col Bologna. La Paludi fino a... Sì, è molto paludosa. Questo è il classico... Questa cosa si chiama Golden Auron Veil. È tutto oro. Questo è oro, ma l'oro t'ammazza. Quindi insomma non è piacevole. La Golden Shower. No, non si può dire quella. Non so cos'è. Non si può dire. Questo è il buon Lio, Doppietta di Vardi. Oh, grande Vardi, Insomma. Bel giocatore quello, veramente. Mi piace. Ok, andiamo. Tutto giù. Che poi ripeto, questa non è neanche curata su sto file l'interfaccia. Kairi, se giochi della Play, fatti la doppia interfaccia, piuttosto ti mando un video io che spiego come fare e ti assicuro che ti cambia completamente il gioco. Ti sentirai benissimo perché poi altrimenti non ce la fai a gestire tutto. Se devi premere R1 inizi a impazzire se usi il controller come me. Invece così sei proprio sicuro che ti va bene. Lio che PC avevi da piccolo, Windows 98, ma Lio no, sarà nato nel 99. Allora, io sono nato nel 96, ma il mio primo PC che ho avuto è stato un Windows XP della Packard Bell, era piccolino quel PC. E una volta per fare un piccolo scherzo che c'erano dei miei parenti, praticamente che feci? Avevo caricato un wallpaper di un come si chiama? Un wallpaper di uno schermo rotto. Funziona! E l'idea era quella di fare la battuta cavolo. Si è rotto lo schermo. Si è rotto lo schermo, sì. Lo vado a chiudere, provo a riaccenderlo, qualcosa non si riaccendeva più. Ma com'è possibile? Che cavolo è successo? Perché adesso non si riaccende più? E cosa è successo? Praticamente si era bruciata la scheda madre. Cioè, tu vuoi fare uno scherzo e succede realmente? Per fare uno scherzo mi è successo realmente, ma che cavolo? Ma quanta era la probabilità che succedesse una cosa del genere? Pazzesco. Ma che ne so. Meno male che dice pull the wall, poi mi sta affrontando tutto. Ma come pulla? Ma come pulla? Ma quanti ne sta pullando quest'uomo? È una roba incredibile. E poi moriamo, ci credo. Già che c'è un Molboro e tu Kairi sai che i Molboro sono affettuosissimi e ti buttano l'alito addosso che ti le Marlboro che Molboro si chiama qua, non facciamo pubblicità e poi YouTube se la prende con me, no? Assolutamente. Perché ieri ti ha rimproverato per il fatto che abbiamo parlato. No, ieri non ho ricevuto nessun tipo di avviso, per fortuna. No, perché ormai non puoi nemmeno starnuti che sembra che fai terrorismo biologico. Sì.
Simo, ma non avevi detto che passavi in live? Sì, passavi là, Sì, quando vuole è benvenuto. Non mi piace molto Giusti. Non mi piace proprio. Ma il programma non è male, in realtà il programma non è male, ma insomma non sono proprio un mega fan. Sto morendo, sono morto. Guarda, io programmi lì mi riguardo Aspetto che mi riporta in vita. Tanto adesso sta morendo anche Cioè, vedete che non so chi era. Questo qui pensa che il problema sono gli altri, ma intanto ci ha fatto morire di nuovo. Vabbè. Succede, Bisogna essere rispettosi in questo gioco, ragazzi. Non dico nulla, ma tanto si schiatta qua. Già che tu dici bisogna essere... Gallina, sentiamo la gallina! Eccola! Gallina, grazie! Tu dici di essere amichevoli. Sono amichevole, ma so essere anche un gran pezzo di... No, dico, scusami l'espressione, ma nemmeno a farvi prendere per il culo. Se vedete che la situazione è brutta, ve ne andate prima, lo lasciate in 13 quello. Non possiamo, dobbiamo collaborare per sopravvivere. Ma che roba! Sembra che c'è il pepe, non dico io dove, c'è il pepe dentro. Allora, questo qui sono i classici giocatori che partono a testa bassa perché dicono se arrivo prima mi prendo il loot migliore. No, non è vero, è casuale, non è il primo arriva a vincere, si distribuisce a caso perché, diciamo, ma non gliene frega nulla. Allora è vero che lui ha il livello più basso del nostro, cioè lui ha 2 livelli in meno e probabilmente anche un'armatura non eccezionale. Oh ragazzi, poi te ne stiamo prendendo poi. Lui, se muore lui che ci deve proteggere a noi. Ma poi è lui che pullava, ha pullato tutti insieme appassionatamente. Pull vuol dire che tu li trascini con te e poi si arrabbia con gli altri e dice non pullate. È lui, cioè dice agli altri non pullate. Ma che cosa vuoi? Che non puoi... Uno, l'unico che può pullare è lui, l'unico. Se non lo sa non è un buon tank, perché il tank sa che i DPS come me non possono pullare la gente, perché i nemici seguono sempre il leader, quello... Un attimo, che è successo, Kairi, che hai detto mannaggia alla mia memoria? Aspetta che forse avevo solo messaggi principali, non vorrei aver perso qualcosa. A memoria, io mi ricordo che di VM, ah sì, mio padre aveva il 3.8, il famoso, non era il famoso era il 4.6. I BM sono quasi 40 anni. Però quindi da piccolo sono cresciuto con i VM 386. Sì, ma perché in quel periodo voi avevate i giochi nemmeno 16 bit, avevate quelli con sfondo nero. Giochi, cosa sono i giochi in quei PC? Sì, c'era qualcosa. Voi vecchi e voi... non uso già non quella parola. No, non volevo dire perché... Lo so che non volevi dire quella in realtà. Olivetti, guarda, Olivetti mai avuto. Voi antiquati avevate i floppy disk. Allora immaginatevi una cosa, praticamente immaginatevi che c'erano l'Olivetti, a un certo punto è fallita. Cosa è successo a molti dei loro dipendenti, dei loro geni? Sono diventati professori universitari, arrabbiatissimi, frustratissimi con noi studenti, ecco cosa è successo. Vedete il grande mistero della Sorbiti a insegnare a Torino. Sono stati gentili? No! Per niente. Mia mamma ha una macchina da scrivere della Olivetti. Sì, non lo so, guarda, avevo provato con il PC, però so solo che sempre a dire noi infatti non supportiamo la Microsoft. Ho capito che non supporti la Microsoft. No, ma poi veramente, allora... Ma poi VM credo che si sia poi diventata la Microsoft in qualche maniera, un cambio di nome, non so che cavolo no, succede. Ma poi, allora, ti dico Jack, il fatto è che poi, sì, se tu fai un paragone, dici, vabbè, sulla Microsoft puoi giocare tanti giochi, ma su Linux ne puoi provare altri, e là ci può stare. Ma quando ti becchi quelli che ti dicono ah ma tu sei un ignorante, tu le cose non le sai, il Linux è meglio del Microsoft. Oh guarda, i miei professori, tutti i miei professori. Vai a prendere metà programmi che su... Ma uno che dice io sto gioco non lo gioco perché non hanno fatto la versione Linux. Ma ci farei un motivo, ci farei un pensiero per cui...
No, ma poi il fatto è anche che poi Chi è il Chad? Chi è il Chad che ha pullato? Ah, di nuovo lui! È tornato! Cioè, siamo in tre, perché uno si sta rigenerando, e lui ha pullato di nuovo. Lui è andato là a pullare la gente. Ma siamo dei geni, veramente. Porco cane. ma poi c'è il fatto. Ma se la prende con gli altri. È che poi ci sono molti programmi che su Google, che su Microsoft sono gratis. Che lì o non ci sono nemmeno. Non ci sono. No, non li mettono a pagamento. O per averli dovresti pagarti l'ira di Dio. Sì, ma devi capire una cosa, che Linux è sempre stata una piattaforma che predilige il libero mercato e quindi il non spendere un soldo. Anche se poi in realtà, ironicamente, tanti che lo usano sono persone che guadagnano molto. Cioè, è incredibile. Leonardo mi fai sentire vecchio. Leonardo ha questo effetto, lui è del 97. Non è l'unico che ci fa sentire cose. A proposito, ho beccato oggi le prisme delle stampe Epson. Mamma mia, ne ho ancora in casa. Mio padre l'aveva portata a casa, non so quante, che poi in realtà la Epson non è durata abbastanza. Non è durata abbastanza quell'Epson. Oggi non so neanche se sono più compatibili queste risme. Erano bellissime, però. No, allora io quando è stato un mesetto fa, cavolo, stavo uscendo scemo per trovare una canzone di Windows XP. Una canzone? Una canzone di Windows XP. Perché si sia una canzone su Windows? No, questa canzone praticamente era utilizzata, non so se qualcuno se lo ricorda, che con Windows XP potevi testare, soprattutto quando avevi le casse o le cuffie, potevi come si dire, settare l'audio per come si sentiva. No, non lo sapevo. Non è una cosa, non è un'opzione della Sound Blaster questa, scusami, invece che essere un'opzione di Windows. Dovrebbe essere della scheda. Quella lì che c'era lì, l'icona del granchio blu, ora non mi ricordo. Non ne ho quale idea, onestamente. Io so solo che il settaggio lo facevo dalla Sound Blaster. Ancora esiste in Italia, ma la Epson sì. Allora ragazzi, voi vedete dei prezzi e dite, cavolo, ma costa niente sta stampante? Sì, le stampanti costano poco, ma i nastri di inchiostro costano tanto. Infatti, perché ovviamente poi devi continuare a aggiornarli, per quello dici, cavolo, ma è conveniente, costa niente. Sì, costano niente le stampanti oggi. Il problema è quando pigli l'inchiostro costa un macello. Guarda, io quest'anno sono già arrabbiato perché ragazzi dovevo fare un dicembre bellissimo, poi c'è stato un errore allo sportello Bancomat che si è mangiato. Come è finita? Va a finire in contestazione formale. Bisogna fare una contestazione formale alla banca per fare un controllo e hanno fino a 30 giorni di tempo per farlo, quindi si sono mangiati migliaia, non solo 1000 ma molto di più di 1000 euro allo sportello e quindi sono senza soldi finché non si risolvono sto cavolo di cose. Ecco cosa è successo. Siamo in famiglia, siamo arrabbiatissimi. Non niente. Cioè domani si fa una contestazione formale, domani si chiede per cortesia in maniera ufficiale di risolvere, salvo doverci poi risolvere a richiedere delle autorità di livello più alto, se proprio non fanno un cavolo, ma lo faranno perché c'è segnato. Che cavolo, non vengono mai a fare sti cavoli di controlli manuali, cavolo, cioè, porco cane, lasciano gli ATM, io non faccio nomi della banca, gli ATM li lasciano vuoti, li lasciano senza cose, però di solito dovrebbe darti errore, solo che stavolta invece di dare errore ha segnato l'operazione, c'è l'operazione ma l'operazione non era vera, cioè, perché non c'era nulla, quindi insomma, è stato un disastro ragazzi, è come se ti prendessero in ostaggio migliaia e migliaia di euro, così, finché non lo risolvono. Ho detto, cavolo, almeno questo dicembre ho da comprare il forno, ho da sistemare il letto, ho da fare dei lavori, c'erano tante cose da fare sto dicembre e invece non c'è un cavolo. Infatti, cioè, in casa c'è un clima insostenibile, guarda, perché a livello anche psicologico è una brutta botta, ragazzi. Dovevano dire, risolviamo, invece no, ha detto, ci vuole tempo, ma scusami, bisogna stare attenti, uno cosa può fare, non è che c'è qualcuno che ha fatto una truffa, non è una truffa, ragazzi, è semplicemente che non ha distribuito i soldi e ha segnato che l'operazione è avvenuta, che cavolo, scusate, io ragazzi, non lo so. Tra l'altro, io vi dico solo una cosa, la banca è molto famosa, però le recensioni della mia zona,
lì c'ha 2 stelle su 5, cioè non è che sono l'unico che si trova male, e altri clienti hanno avuto lo stesso problema. Io ragazzi, se non fosse che non voglio casini, vi direi anche che banca è, vi direi evitatela come la peste, perché già sai quante boiate mi hanno fatto, però non lo posso dire, e non lo dirò, perché sono una persona onesta e non voglio problemi, semplicemente. Però ripeto, non si può ragazzi, non si può, è vergognoso. Cioè voglio dire, ma quando si parla di grosse quantità, proprio dicembre che c'era la tredicesima, tutte le cose di famiglia, ma porco cane, cioè proprio dicembre che c'era tutta quella quota altissima, è andato tutto a farsi benedire ragazzi, per ora, poi torneranno, magari domani ci sono già, chi lo sa, domani si vedrà. Mi fa incazzare però, perché potete immaginare, sapete anche la frustrazione che proviamo noi clienti, in questo caso, persone che si trovano con i loro soldi che non possono prelevarli. Il cliente ti dice che ce li hai, ma non te li fa prelevare. Ti dice ce li hai, sì, ce li hai, ma non possiamo usarli, non puoi usarli. Guarda, me ne vado perché non voglio più vedere questa persona che mi ha fatto proprio girare le scatole, guarda, questo qua, che non è possibile. No, comunque, cambiando anche il discorso che se ti faccio Sì, raccontami, intanto io guardo un attimo. Praticamente c'era questo testo, ora non lo sto ritrovando sta maledetta canzone, però torna a cercarla. Ma che cos'era in inglese? Allora io so solo che avevano fatto una collaborazione con il chitarrista Jeff Beck. L'unica cosa che so dirti, però poi non so, mai sentita sta canzone di Jeff Beck su. No, allora era sta canzone che era una specie di cantilena, diciamo, che praticamente ti faceva fare il test del suono e sì, vabbè, fin qua sì. Ed era bello. Ma tu mi metti un attimo questo sound. Metto questo qua. E cavolo, non mi ricordo, però come cavolo si chiamava? Perché era particolare, ma era bello. Era un pezzo di chitarra. Ma perché c'era di mezzo Jeff Beck, magari. No, c'era una canzone. Era una specie di cantilena, non mi ricordo come. Ma non hai provato a cercare Windows XP Sounds, magari Sound Effects, qualcosa? È una donna pure Nike. Sì. L'avevo cercato ai tempi, però. Siamo saliti di livello? No, non siamo saliti di livello. Torniamo al Dragoon con Wakame, la nostra protagonista donna che salva il mondo, salva l'universo, salva la galassia. La galassia è l'altro gioco, cercherà di salvare il mondo. Allora, voglio capire dove devo andare, ragazzi, perché mi sta facendo impazzire sta roba. Allora, questa scena qua l'ho già vista. Devo andare. Ecco qua. Sto seguendo un attimo il video, però il problema è che il video non lo sa. Sto seguendo sto video guida per sta missione, ma onestamente mi sono bloccato. Ci provo ragazzi, ci provo. Quindi, perché voglio capire come mai sono così scollegato e sbattuto in giro. Ecco, com'è che l'avevi... Avevo? Com'è che avevi... Tu prima avevi detto... Windows XP Sound Effect. Si chiamava... No, aspetta, era la Realtek. Realtek 3D audio demo. Infatti, non era di Windows XP, avevo ragione io. Cavolo. No, era Windows XP, Jack, era da Windows XP sta cosa. E cavolo, ti giuro, io mi divertivo come un pazzo. Ma pensa a te! Ma guarda dove devo andare! Guarda dove devo andare! Ma boia, guarda! Dico, ogni volta che mi ascoltavo quella cavolo di canzone, Jack, quando c'avevo Windows XP, cavolo, ma guarda dove devo andare! Guarda dove devo andare! Ma pazzesco! Avete visto? Darei sì, dico, darei 100 milioni e passa. Ma guardate quanto sto andando sott'acqua, ma quanto è bello! Freddo, fa freddo, sì. A quelli di Microsoft per rifare una versione di Windows XP, però però per i computer moderni sarebbe troppo bello poter riprovare cose senza avere quei problemi, sai, di virus o roba del genere. Però sarebbe veramente bello. No, secondo me, guarda, tu lo sai che esistono le virtual machine, però devi avere il codice originale, cioè. Sì, ma io l'ho fatto, io avevo fatto una virtual machine di Windows 98 SE perché avevo un codice che aveva questo qua, che mi aveva dato il codice. Peccato che poi il problema è che non c'ho più il codice, non so più cosa fare
altrimenti l'avrei rifatto. Porco cane, ragazzi, era bellissimo avere No, Windows una 98. domanda, Jack. Ora che mi chiedo, se uno per caso in live fa partire una virtual machine per riprovare, che ne so, Windows XP, secondo te quelli di YouTube lo segnalano oppure no? Non lo dovrebbero No, segnalare? no, però se mette un codice non deve far vedere il codice. No, ma ok, perché, no. scusami, la virtual machine si può far vedere, perché no? Non è mica una cosa illegale, ragazzi, è legalissima. No, la, fa, no. la fa la Oracle, la Oracle non è mica... Non sono mica dei mostri la Oracle. Ok, l'ho sbloccato. Di più se mai succederà, poi sempre se tu vuoi, qualche volta si potrebbe tentare di fare sta cosa. Il problema è che non riesci a farla connettere a internet di solito, cioè se riesci a connettere a internet, ma è un problema, diciamo, che non puoi non si vedrebbe, tecnicamente è difficile farla vedere agli altri, diciamo, è un po' una grana, guarda. No, se tu la utilizzi con cosa dovrebbe fare, non dovrebbe dare problema. Se utilizzi programmi come ad esempio cavolo si chiamava? Devi usare Oracle Virtual Machine per queste cose. Si usa Oracle Virtual Machine. No, capito? Sì, ma io dico come cosa per streamare. Ma io ho smesso di usare no, perché ti spiego, ti creano una rete esterna alla tua rete, è un casino, ti crea una seconda rete sull'altra rete, quindi è un disastro. Per quel motivo lì che hai delle cose di incompatibilità. Diciamo che per trasmettere, puoi registrare un video, ma trasmettere un po' più in live. No, è che sarebbe stato bello fare, che ne so. Ma poi si vede, cioè, da te si vede bene, però langherebbe tutto, diciamo, sarebbe un po' un disastro. No, ma Windows XP il problema è una rottura, che Windows XP ti chiede subito il codice, dell'accensione, dice qual è il tuo codice? Te lo chiede subito. Dico, sarebbe però bello. Sì, Java, ho programmato in Java, ma non mi piace onestamente Java. Una serata nostalgia Jack in cui andavamo a vedere tutte le vecchie feature della cosa, del Windows. Ma sai che, vuoi sorprenderti? Sai che io ero riuscito a far partire quello del 98? Lo sai che oggi che non c'è più il flash, non va quasi un cavolo, non ti apre più quasi nulla. È un disastro. Ai tempi girava su tecnologie che oggi non sono più supportate e che non ti vanno. Ad esempio c'era un benvenuti al 2025. Era un editor ai tempi. Andiamo a dare i numeri, ragazzi. Lo chiedo anche a Kairi, ti faccio vedere cosa facciamo, così capisci cos'è questa cosa dei numeri. Che numeri? Ecco. Si chiamava Hero Machine. Oh, ha vinto il numero 1980. Chi l'ha dato il numero? C'eri tu, Lio? Aveva dato il 1980. Adesso guardo. Chi ha dato era Lio! Ha vinto Lio, ha vinto il quarto posto, quindi 200 punti. Lio? No, comunque passi già primo di sto mese. Jack, cosa ti stavo dicendo? Diamo i numeri qua, veramente. Dimmi. No, ma di più sarebbe poi stato bello fare qualche serata nostalgia con... Ma quello sì. Ma io guarda, ci penso perché poi ho tante cose da leggere oggi, anzi ora che c'è Kairi direi che ci do la priorità, tanto che aspettiamo che parte, ci do la priorità e vi riporto, almeno prendono i punti al buon Lio, ma Lio non c'ha neanche... Ma aveva 8 punti, cioè perché non posti mai perché sei sempre in vocale con me. Mi hanno yongato i punti. No, sei primo. No, ma non posti perché sei a voce, normale. Allora faccio vedere questo, poi vi dico sta cosa, ragazzi, vi dico solo, POV, sei uno studente nel 1998, vi leggo, l'ho fatta stamattina, usando la IA per consulenza. Allora, date i numeri, ragazzi, date i numeri qua. Lio, congratulazioni che ha fatto il quarto posto. 7-3-2-1. Ragazzi, Lio che di solito è incredibile quante volte vince Lio, 7-3-2-1. Sì, ho capito, adesso lo metto. Stavo segnando 7-3-2-1. Ok, mi serve. Comunque, ciò che vi chiedo 2-4-1-0. Ok, Leonardo l'aveva detto. Volevo chiederti una cosa, Jack. Sì. Lo chiedo anche in diretta così. Sì. Siccome sto pensando di ricominciare la serie su Tomodachi Life. Mi manca ancora un numero, ragazzi. Dimmi, Tomodachi Life. Bello, carino. Come volevo. Che ne diresti se creo un personaggio creato da te? Va bene. Cioè, lo crei tu, io lo creo su cosa e poi vediamo un po' cosa succede. Poi scegli se essere maschile o femminile. Femminile, ovviamente. E poi da lì vedere come
poi io ti mando la foto e tutto, e poi la serie. Sì. Kairi, se vuoi puoi scegliere te, mi manca solo un numero, che posso darne 3 a settimana, e qualsiasi numero, non usate il vostro pin, solo quello, non usate il vostro, e non scoprite il mio, per favore, perché già una volta Samu ha scoperto il mio vecchio pin a caso. Jack, adesso parlando di cose, però anche di cosa Windows 7 era bello, perché 7, Windows poi 7 avevamo i cose, 4 numeri, non c'erano più i vecchi giochi stile Windows XP, come ad esempio il famoso coso, come che si chiama? Campo minato, addirittura il flipper, raga. 7-2. Quante giornate abbiamo passato? Ma c'è ancora il campo minato in realtà, lo sai? No, nei nuovi 8. cosi no. Nei nuovi... Ma come no? L'ho visto io, solo che va preso da parte. Guarda, c'è tutto, c'è il solitario, c'è le cose, c'è tutto. Solo sì, che ma sono casuali. No, è bellissimo. Il solitario c'ha qua 5 modalità. Mia madre è un'esperta di solitario. Cioè lei è ai livelli di quelli che si fanno tutte le cose, le sfide al massimo livello, perché sono più di 20 anni che gioca solitario, ormai è una mente eccelsa. È ormai diventata la Yugi. Cioè lei ormai è come i campioni di scacchi del solitario, lei vede le robe esperto, cioè ho visto fare delle cose. Mi sono immaginato adesso la scena, te la ricordo, tua mamma con il coso di Yu-Gi-Oh! Guarda un'altra vecchietta, anche lei è appassionata di... Ma non è una vecchietta mia mamma, non è una vecchietta. È un'altra signora appassionata di solitario e l'altra signora gli fa... ormai ti ho sconfitto Yugi, vicino a tua mamma e fa non ci contare se Kaiba, vincerò io, e poi le fa un backbreaker che sarebbe perfetto, fa un backbreaker, vince mia madre. Sì, a massimo può curato. Allora va bene, riporto un attimo nell'anno. Guarda, Kairi si sentirà giovanissima perché magari lei il 98 sarà troppo giovane perfino per essere una studentessa, ma ecco qua. Allora, sentite un po' com'era la giornata tipica del 98, ragazzi, sentite qua. Mattina, scuola e routine, sveglia presto, la scuola iniziava intorno alle 8, fin qua nulla di strano. Molti andavano a piedi, in bicicletta o autobus locali, e vabbè anche questo. Lezioni frontali, niente limo, tablet, solo lavagna, gesso e libri cartacei. Gli insegnanti spiegavano e gli studenti prendevano appunti su quaderni. Anche questa è una cosa che oggi sembra impensabile, solo carta, solo libri e cose. Intervallo, panino portato da casa o merendina, fra parentesi mulino bianco, Kinder, Goleador erano gettonatissime. Se lo fai adesso, arrivano? No, ma questo ragazzo non deve comprare le cose da scuola. È vero. Ai tempi anch'io non compravo. Mi sono appena... Perché costava anche un macello scuola. Sì. Pomeriggio, compiti e studio. Dopo pranzo, spesso in famiglia, arrivava il momento dei compiti a casa. Si studiava su enciclopedie cartacee o si andava in biblioteca per ricerche. Biblioteca, questo era vero. È cosa verissima, non c'erano chat di classe. Ci si telefonava sul fisso per chiedere chiarimenti o si andava direttamente a casa di un compagno. Cioè nel senso che quando capitava spesso, ma vieni a studiare da me, dai, studiamo insieme. Io purtroppo no, forse poche volte. Ti commuovi un pochettino, aspetta adesso la bomba, giochi tempo libero, videogiochi. Chi aveva una PlayStation, vedete uno, Nintendo 64, un PC li usava, ma non erano onnipresenti, infatti non erano in tutte le case. Giochi all'aperto, calcio al campetto, nascondino, biglie, figurine panini, yo-yo, Tamagotchi, aggiungo io. Oh, fermati, Check. Mi stanno venendo i ricordi nostalgici. Ma tu nel 98 avevi 2 anni, cosa vuoi? Eri troppo piccolo. Televisione, cartoni animati su Italia 1, Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, programmi pomeridiani come Bim Bum Bam e Solletico. Qui lì si sente commosso. Qui lì si commuove. Noi avevamo, nei fine anni 90, 2000 avevamo, a parte i cartoni animati, il pomeriggio avevamo
Ziggy il zigosauro, se non mi ricordo male. Poi vabbè, il periodo da wrestling che lo facevano la sera. Poi avevamo Real TV, se non mi sbaglio. E qual altro programma c'era? E aspettate, Lio, scusami, tanto... Vabbè, il mercante in fiera. Io devo dire una cosa, secondo me, adesso vi commuovete, musica, si ascoltavano CD, cassette o la radio, molti registravano le canzoni preferite su musicassette, aggiungo io dopo su CD, facevo le playlist per gli amici. Socialità, non esistevano social network, ci si incontrava di persona, bar, oratori e piazze erano luoghi di ritrovo. Le telefonate dal fisso erano brevi per non occupare la linea di casa perché potevi solo avere una chiamata, gli sms erano limitati e costavano, quindi si usavano poco. Me la ricordo sta cosa. Un'altra cosa, dovevi pure stare attento a quei cavolo di cose là per farti mandare le... Esatto. Che erano gli sfondi o le canzoncine che facevano... Sì, bisogna stare attenti, tipo la rana con la Frog, Crazy Frog. A me è successo una volta. Ma ti mangiavano i soldi, sì. Per fare una cosa avevo attivato un abbonamento a una cosa che non sono riuscito più a cosa, alla fine mi sono dovuto disattivare il numero. Sì, lo so, ti mangiavano, ti mangiavano vivi queste cose. Sera, cena in famiglia, spesso tutti insieme davanti al TG o una serie TV. Dopo cena si guardava un film su VHS, videocassetta, un programma televisivo o si leggeva un libro. La giornata si chiudeva presto, niente scroll notturno su smartphone, solo chiacchiere e letture prima di dormire. E dice insomma, in sintesi, la vita dello studente nel 98 era più analogica e comunitaria, meno schermi, più contatto diretto, più tempo passato fuori casa. Era un ritmo scandito da scuola, compiti, giochi fisici e televisione, con la tecnologia ancora vista come un extra e non il centro della giornata. E poi... Cioè che questo è vero, è vero. Soprattutto quando la sera tra un lunedì cinema con quella fantastica sigla di Lucio Dalla e la settimana che ti beccavi poi serie TV come Un medico in famiglia o In anni avanti. Allora? Chi è esso che si è collegato? Noi siamo su Discord, per chi ci vuole. Oh, il nostro cometino che però non parla. Cometino. Sentivo l'odore di vino. Questo è il suono di XP, volevi XP, ti ha dato XP. Allora, studio e compiti. Senti qua, per chiarimenti si telefonava al compagno di classe sul fisso o ci si incontrava di persona. Tipo, io non ho capito sta cosa, ci vediamo, mi spieghi? Pensa a te. Giochi. Il vino ve lo bevete voi due. No, vabbè, io non lo rifiuto. Di utilizzare la IA Cometino perché non giochi. Il computer era usato soprattutto offline. Giochi installati da CD-ROM, floppy o riviste con demo. Console come PlayStation, Nintendo 64 e Game Boy erano regine nel tempo libero. All'aperto si giocava a calcio. Ma S-Ciopa, Carmelo. Poi abbiamo la TV era il vero hub, ovvero Italia 1 principalmente. Era l'hub principale. E poi comunque anche sta cosa, e poi le canzoni te le scaricavi con Napster, te lo dice lui, te lo dice la IA, io non posso dire di aver scaricato illegalmente canzoni in vita mia. O se no, se proprio avevi fortuna check, lo sai dove potevi trovarle? Dal rivenditore fuori casa che ti dava i dischi. O i mercatini di paese. I mercatini. Sempre. C'era beccavi sempre quel venditore. Sì, c'era sempre uno non per essere razzista, ma di nazionalità molto scura. Lo so, che non è una nazionalità quella, ho capito cosa intendi. Nazionalità molto scura. Ho capito. Però, ragazzi, i soldi giravano, li facevano. Erano contenti anche loro, I soldi se li facevano. Poi dicevo, amicizia porta a porta. Cioè si bussava direttamente alla porta o si telefonava al fisso. Io poi gli amici venivano a trovarmi a casa senza avvisare. Era normale passare il pomeriggio a casa di qualcuno. Check. Ma ti faccio vedere un altro ricordo in mente. I giochi craccati della PS1. Sì, ma io non avevo la PS1 craccata. La mia era la 2 sì, ma la 1 no. La 2 originale, la prima la PS2. Poi dicevo, calcetto era un rituale, campetti improvvisati, scarpe consumate, squadre decise al volo. Non serviva prenotare o scrivere in chat, bastava trovarsi nel posto e si formava la partita. Poi attenzione, console con 2 o più controlli. CNQ, gentili amici,
Buonasera e benvenuti in questa nuova diretta di Fantasia Finale 14esimo. Esatto, Condotto da Max e Alexa. No, lei no. Console con 2 o più controller erano il centro della socialità indoor. Sfide a Winning Eleven, Tekken 3, Crash Team Racing. Il divertimento era tutto locale, con risate, sfottò e passa al pad quando si perdeva. Poi dopo il gioco si mangiava spesso insieme pizza, panini, patatine, è vero. Le serate potevano finire con un film su VHS o un cartoon registrato dalla TV. La mancanza di tecnologia spingeva a cercare gli altri persone. Io poi gli ho chiesto altre robe. Cosa giocavamo nel 98? Senti qua che titoli. Crash Bandicoot 2, platform amatissimo, perfetto con gli amici. Spyro the Dragon, uscito nel 98 con mondi colorati e avventure del draghetto viola. Metal Gear Solid, rivoluzionario per trama e gameplay stealth, è vero. Dino Crisis, survival horror con Bello dinosauri. Crash Bandicoot. Sì. Survival horror con dinosauri dal creatore di Resident Evil e WCW NWO Thunder, giochi di wrestling molto seguiti all'epoca. Io quell'epoca lì no in Italia in realtà, però dopo sì. Le console Nintendo puntava su multiplayer locale e giochi in 3D e qui abbiamo Zelda Ocarina of Time, uscito a fine 98, uno dei migliori giochi di sempre. Banjo-Kazooie, platform coloratissimo e creativo. Poi è partita ragazzi, F-Zero X, corse futuristiche ad alta velocità, devo tornare in game. Però ragazzi, Crash è il male, Crash fa arrabbiare. Io ho provato a farmelo al 100% di recente, non sto faticando. Oh, guarda che bel posto, questo è un dungeon nuovo ragazzi, non l'avete mai visto, Ma oggi vi porto in questo bellissimo posto con i draghetti subacquei. Musiche orientali, perché siamo nella zona, nella terra del sollevante, quindi insomma. Dove ci porti? Shisui of the Violet Tides, credo si chiami, adesso te lo dico, ti dico il nome del dungeon. Si chiama Shisui delle onde viola e siamo sott'acqua, si nota che siamo sott'acqua. Sabbi che giochi avevi da piccola, ti chiede Leonardo. Comunque sì, quei giochi lì erano perfetti. Io adoravo Mario Kart 64, era proprio il gioco dei giochi per giocare con gli amici, perché aveva sia le gare che aveva anche le modalità con i palloncini, che secondo me giocate online non sono belle come giocate in coop locale. E in coop locale tu vedevi che quando eliminavi qualcuno spariva quel riquadro dello schermo, lo schermo diventava più grande, quindi volevi buttarli fuori per avere lo schermo più grande, altrimenti dovevi tagliare in 4 lo schermo e si nota, era fastidiosissimo ragazzi. Avevi una TV piccola con lo schermo tagliato in 4, cioè volevi eliminarli per ottenere più spazio, per vedere di più, per vedere meglio le partite. Super Mario Bros, avevo il NES e il Commodore. Il Commodore, sì, perché era un computer, ironicamente ai tempi pensavo fosse una console, ma in realtà era proprio un computer, cioè, aveva il boot, aveva tutte le cose tipiche del computer. Questa zona mi piace, ma anche la musica spacca. DJ Kairi alla console. Kairi, che l'ha chiamata Kairi, non Kairi. Questo qui che parla col bot è Cometino ragazzi, perché d'altronde, come detto, ha paura che se sentiamo la sua voce poi gli dobbiamo fare il test dell'etilometro, non possiamo rischiare. Cometino, poverino, gli tolgono la patente e il cappello, gli tolgono pure il cappello. Ma non è andato Lio? Cosa è successo Lio? Sto bot l'è marso come Carmelo. Sì. Sì, l'è marso come Carmelo, sì. Carmelone che... No, ma Carmelone... volevo sentirlo, ti ricordi la canzone Is My Life? Si chiamava diversamente? Aspetta, ti dico come si chiamava. It's My Life di Bon Jovi, ok. It's My Life di Bon Jovi, sì. Aveva anche un bel video, a dirti la verità, ma poi Bon Jovi finalmente si era rivitalizzato perché aveva fatto dei pezzi noiosi in passato, delle robe noiosissime, ballate da addormentarsi. Hulkamania, e c'era anche lui del Toro. Insomma, Cometino, immaginati che nel 98 dovevi andare a cercare gli amici a casa o ti trovavi tutto il tempo col tuo vicino di casa che ti parlava insieme, se fosse stato il 98. Sarebbe stato un periodo sconvolgente per te, perché eri sempre il vicino che ti faceva, che ti dice ma sai, potresti fare di più, saresti impazzito Cometino, saresti impazzito, che minimo, avresti risposto male, avresti risposto male, conoscendoti, e avresti risposto malissimo. Ok,
geyser, sono quelli che ti mandano su i getti. Onore ad Hulk Hogan. Grande Hulk Hogan, grande Hulk Hogan. Ora ci sono andato anche quest'anno, se sono andati due dei miei preferiti, che erano Hulk Hogan e Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, ragazzi, io lo ascolto tantissimo, musicalmente mi piace da impazzire. Peccato veramente. Ozzy purtroppo ho visto l'ultimo concerto, si vedeva che faceva fatica e non stava bene, ma non mi aspettavo che qualche giorno dopo il concerto succedesse quello. Ma dove sono andati i gatti? Oh, abbiamo buttato giù questo bestione, ma che carino che è. Amikiri si chiama. Un giorno organizziamo un caut. Se vuoi anche dopo. Hulk l'ho visto svariate volte nel tuo alert del raid su Twitch. È vero, è vero. Comunque quel gatto nuovo non si è più fatto vedere. Non so, non l'ho più visto. Sono 3-4 giorni che non spunta più. Ero contento venerdì che è venuto su, ma poi non l'ho mai più visto. Davvero un peccato, ragazzi. Spero di rivederlo perché è un gatto randagio, ma non lo so se non mi si pensa che non sia un randagio, proprio perché veniva qui a mangiare. Vabbè, perché i gatti vogliono sempre mangiare qui. Amikiri si chiama sto nemico. Amikiri leg, dobbiamo colpire di nuovo la gamba di sto bestiolino, così si ribalta. È carino quando si ribalta. Cosa? Eccoti, io dove eri finito? Cosa è successo? No, era andata a aprire un attimo la porta a mia mamma. Ah, ok. E niente, ho messo in pausa il discorso del 98. Esclamativo gatti e punto esclamativo gatti 2. Esatto. Ah, vabbè, però anche Jack 2000. Cioè, non ti parlando un prima di... Lo finiamo dopo il discorso, perché adesso stiamo facendo il dungeon, ma no, ma di pure quello che dovevi dire prima che finisco di leggere. No, dico tu parlando là dei giochi, va bene, dagli anni no, sono usciti alcuni giochi, negli anni però, nei primi anni 2000 tu per lo so, ma qui volevo andare un po' più indietro del 2000, che poi per me, secondo me era pazzesco anche quel 98, era un anno incredibile per uscire della roba che non ti aspetti, per l'anno di Metal Gear. Mi sembra che sì, c'è stato il primo Metal Gear, però c'erano anche altri giochi. Allora era pieno di giochi, non è successo perché. Ma quanti sono sti nemici? Avete visto quanti sono? Nel 98 non era uscito pure True Crime? Non lo so, no, non penso di no. Papà mi ha scritto su Discord, Cometino, grande Cometino, è qua con noi Cometino. E lui è c'era magari Leo che aveva scritto un messaggio. No, sono tutti morti! Beh, qua ragazzi abbiamo un po' esagerato, però è stato divertente esagerare così. Abbiamo spaccato tutto per poi morire. Stavolta veramente siamo andati giù spediti. Ehi Leo, ti ho visto che hai scritto qui su Discord nel canale dedicato al bot. Allo sbot. Sì. È una storia d'amore fra Cometino e il bot, si sente geloso. Aspetta qua, si sente cosa? Che sei caos! Sì, abbiamo già. Sono tutti morti qua. Oh, ok, comunque. Ripeto, ogni tanto si muore, ragazzi. È normale, quando si pulla tanto. Però è divertente, voglio dire. Non è un grande dramma, solo che sono davvero tanti questi. Anzi, uso il boost per l'abilità che ti picchia di più i nemici. Caos. Punto esclamativo chicken. Punto esclamativo, non si è capita la parola. Sì. Chicken, la gallina in inglese, sì. Abbiamo tanti sound. Avevo chiesto il cecchino, non il chicken! Ma vai via, no! Uno dei miei preferiti è punto esclamativo Doggo, che è il cane di Silent Hill, ma... la canzoncina. Quel cane maledetto. È colpa sua. Sei stato te, mi dice in giapponese. Poi senza offesa, cioè che a me personalmente io lo reputo più tronzi. Beh dai, è un finale non canonico, dai, assolutamente. Tanto ci sarà il film. Perciò vediamo che finale scelgono per il film. Io mi sono fatto un'idea su quale finale scelgono. Dico, ma non puoi fare questi.
E mettimi... Ma guarda, dopo aver fatto gli UFO non puoi fare un finale dove c'è il cane che preme i pulsanti. Ma certo che puoi. Cioè vabbè, con i cosi... Allora, come si... Con gli alieni ci potrebbe anche stare. Dai, Silent Hill essendo comunque un horror paranormale. Ma no, escono dal nulla, non c'entrava con la roba aliena Silent Hill. Era un caso, nel senso che ovviamente sono cose che puoi fare solo a New Game Plus, non sono possibili alla prima run, né il cane né gli alieni. Nel cane e negli alieni. Che poi gli alieni hanno una lore che continua da finale di alieni, finale in alieni, sono tutti. Lentamente rapiscono un po' tutti questi alieni della storia di Silent Hill. Se non mi sbaglio anche nell'ultimo Silent Hill, quello lì. Se per sbloccarlo dice che dovresti prendere non so quanto. Devi prendere un oggetto e poi mostrarlo su alcuni tetti specifici per fare un po' No, casino. dice dovresti prendere delle locandine, di quello che ho capito, che ogni di film. Oh no, l'effetto Coriolis. Jack, io vado che mi preparo. Ma no, ma ti ringrazio, tranquilla, grazie per la compagnia, davvero, non preoccuparti. No, cosa è successo? È diventata un'anziana. No, la mia Wakame è diventata una nonnetta anziana. No. Hai già chiesto i numeri? Sì, già fatti, c'era Kairi che mi ha dato il terzo numero. Oh boia, sto morendo. Boia. Grazie ancora, Grazie Kairi, grazie a compagnia. Noi siamo qua a scoprire i misteri dell'universo, ma infatti poi siamo morti. Signora, siamo morti. Siamo morti anche oggi. Ma è lei Kitsune per caso? È la Kitsune per caso? Perché mi sembra... Sembra una Kitsune, sembra una Kitsune. Ma mi ha ucciso di nuovo! Boia, ragazzi, mi sono trovato in vita e mi ha generato Vabbè, ma anche tu. No, ascoltami, e non potevo muovermi. Mi aveva fatto seduzione. Mi ha rigenerato in vivo e poi sono... Ti ha fatto come i Pokémon. Ragazzi, purtroppo Wakame, devo ammettere, vede una con la coda così e impazzisce. Non ce la fa Wakame. Sangrifo. Sì, esatto, Wakame ha sto difetto, ragazzi, ama troppo la bellezza per essere troppo. Wakame non può resistere alla bellezza di una principessa di Rubino. Wakame non resiste, è una bravissima persona. È il suo difetto, porco coso, mai esiste un porco coso. Adesso mi tocca scrivere sorry. Guarda qui. Qui uscirà il coso, come si chiama come si chiama? No, non esce una parola brutta, dai, è un porco coso. No, ma no, di più è bella come cosa. Com'è che si... Qui c'è fuori la quote. Lo short, la quote. Lo short, se riesco. Sono morto come un pirla, sono morto. Boia del boia. Di nuovo, boia del boia. Allora, sono anche l'ultimo, fra gli ultimi qua, sono rimasto indietro. Meno male che il boss dopo dovrebbe essere tranquillo. Ma smenato. Poi abbiamo l'ultimo, il cometino. Punto esclamativo quote 888. 888. Poi abbiamo il cometino tra i cometini. Un genio normale. Levi il cometino, che è quello che ride quando perdo. C'erano gli polaretti. I polaretti sono carini, però. Poi sono dovuti andare via. Cretino a chi? No, che non avevi mai detto sta parola. Non ha nessuno detto cretino. Ho detto evil cometino. Infatti, non ho detto cretino. Nessuno ha detto cretino. Come dire, che cazzo. Ma chi ti ha detto del cretino? Ma ci mancherebbe altro, non è neanche bello. Anzi, mi darebbe fastidio sentire uno che dà il cretino all'altro. Onestamente. Massimo della capra, come capra. Ma le capre non sono ignoranti, tra l'altro, è bello. No, si picchiano. Vabbè, perché loro sono appassionati di wrestling, è ovvio. Sì, certo, si picchiano una questione carbonezza. Strano, avevo sentito direte che la capra è una creatura intelligentissima. Ma è bellissimo. È talmente intelligente, cioè che
Cioè, quando non gli dai Io che ne saccio. Mi stanno telefonando poi a Fausto. ti sfondo tutti. Ragazzi, proprio Sgarbi adesso mi deve devono vergognarsi rompere. del suo comportamento contro tutti in cui ha insultato dando della capra e capra ignorante. Ma ma pensi davvero che uno come Sgarbi ne frega qualcosa? Ma se lo pagano Sgarbi? Lo pagano Esatto. per dire ste Come boiate. dire. Pensi davvero che gliene frega qualcosa uno come lui? Cavolo ragazzi, mi ha fatto perdere tempo sto cavolo lì. Da notare ci sono poi pesci palla. Ah, sì. Ci sono anche gli squali, squalo viola si chiama. Ma c'è uno squalo che vola. Da notare che arriva si arma. Non ho mai amato gli squali che volano, ragazzi. Poi diventano Sharknado. Lo sapevi che finiva lì. Lui dice, non hai amato. Ma perché vai a scatti? Squali, Io? Che cavolo? Non sento una parola. Sento una parola sì e tre no. Dico, tu dici non ho mai amato gli squali che Volano. e poi io stavo dicendo Squali certo, che però volano ti sei non visto- esistono. Sì, sì. Tu non hai visto Sharknado? esistono come Tino sì. Guarda di Sharknado Sì, non è che volano, vanno nei tornado, è diverso. che poi in realtà una cosa qui dei squali che cosa posso dire che vengono risucchiati e lanciati sui come si chiama lanciati in cielo Affermazione completamente denunziata. No, scusami. È vero. praticamente come dire sì, ma Jack, lo sai che cosa è? Tu non so se hai mai parlato, se hai mai letto, soprattutto cose di scienza. Dice che ci sono state Chi? Non ho si è capito. dico, ci sono articoli di scienza Eh. che hanno parlato di eventi come che risucchiavano pesci o animali È vero. dalla terra e quando poi questi qua, diciamo così, sto tornato scompariva, queste cose iniziavano a cadere, quindi ti beccavi, che ne so, pesci che cadevano da quindi se te di Shark l'ha presa questa cosa qui. Ah, beh. Vabbè, ho capito, ma sì, è comunque una cosa che ha fatto ridere un sacco di scienziati comunque quel film, però ripeto, a me fa ridere perché è un film stupido, ma un film che comunque ha il suo senso. Per essere stupido è meglio di tante boiate. Secondo me. Però cavolo, Poi c'è quell'attrice là che cavolo è. tu hai visto qualcosa Hai visto? dai Luca, dico, prima di fare Z Nation hai visto quanti soldi si sono fatti quelli lì dell'Asylum? So che sono fatti soldi, lo so. E poi hanno fatto pure lo spin-off La Valantula con l'attore quello che faceva L'ho visto. coso non mi viene adesso in mente il nome del personaggio di cosa di scuola di polizia Ah. coso che dà Dai, vado a rispondere a Leonardo perché mi ha protagonista. fatto la domanda e ci stiamo. Allora, in momenti visto che sia ma io ho visto a bar, ho visto fine anni 90, inizio 2000, qualche anno. Ripeto, io preferisco tantissimo una serie come Festival Bar a un Sanremo, ma solo perché Hard, ma che Hard? vabbè tutti li la apprezzavano e quasi la effettiva perché a differenza del cosa a differenza della di Sanremo Festival Bar ti dava più possibilità a le non è- nuove Ma poi arrivavano i veri artisti che vendevano, la differenza è quella che a Festival Bar c'erano gli artisti che vendono. Sanremo ci va la musica che speri che possa vendere qualcosa, ma in realtà sono talmente disperate quelle cavolo di musica. no ma io dico noi abbiamo avuto i gruppi che hanno fatto la storia a Festival Bar, i Red Hot Chili Peppers. Boia, Non abbiamo sì.
i Red Hot Chili Peppers. Vabbè, ma anche solo il fatto che intanto Vasco che ha sempre odiato Sanremo, perché Sanremo l'hanno bruciato come artista, è arrivato tipo penultimo. Ah vabbè, quello si è pure presentato mezzo ubriaco. L'ho visto, ma non c'entra. Ci sono artisti che sono nati in condizioni No, peggiori. ma dico, Festival Bar ha avuto gruppi come i Red Hot Chili Peppers, i Black Eyed Peas, le Spice Girls. Vabbè, ma tanti artisti internazionali, Gli esatto. gli articolo 31, Jack, Musica che ai tempi a Sanremo gli avrebbero sputato addosso dicendo ma che cos'è sta musica? Che cos'è? Ai tempi perché quelli di Sanremo ormai non hanno capito un cavolo di che tipo di musica vende, non hanno capito nulla. Guarda. si ascoltano ancora la bella vecchia Ciao Andy! Ma vai via, vai! le Sono via! canzoni No! di Mina di Celentano. Ma Io sì, adoro Celentano, ma cambia disco, che cazzo. ma lui almeno era innovativo, cioè da dire. Però lì Vabbè, è non tutta è la musica solo quello. romantica, ma che cavolo di musica romantica? Non è solo quello, è che poi si iniziavano a conoscere, cioè grazie a quei cosi, grazie a Festival Bar che andava di città in città, tu potevi anche iniziare, che ne so, anche ad a stringere nuove amicizie Festival Bar, ma potevi anche conoscere i luoghi. Vero? Cioè, quando Ma dove cavolo devo fare sta roba, porco schifo? Cioè, io ancora sto cavolo di posto sono finito, ma poi quanto non sopporto. Mi sa che devo scendere di più. Un'altra volta. Si vede che non sopporto sto livello, sta zona, non sopporto. Mi dice che devo andare qua. Fool's Garden, Fool's Garden, anche vero, tutta sta roba qua. se non mi sbaglio ci fu ne vedo che c'erano anche i Tokyo Hotel, ma Tokyo Hotel che stiamo tirando fuori a sto momento come cosa. Ma poi c'era anche cosa, non so se Top on the Pops come programma. Sì, non era male, anzi, a me con la musica che piace, le cose che piacciono a me. Top on the Pops, MTV c'erano. Sì. Devo tornare da invece- Kurenai. Ma quindi la missione che ho fatto io non era principale, ma strano. Ora parlando sinceramente, Jack, la televisione, a parte qualche volta, a me è diventata così noiosa. Lo dico sempre. Perché è una MotoGP fuori da me, senti, la moto che passa. La voglio andare a salvare, così faccio vedere. Non erano mosche, non erano. Perché ora hanno i motori elettrici anche loro, quindi. Ma hai ragione anche te. Boia, non posso. Mi dice che devo andare su o giù? Devo andare giù. Come? Ma invece di parlare ancora con cosa? Perché non attacchi sto cavolo di microfono e parli un Come Tino, se dirti. Te l'ho già detto, non vuole farci sentire la sua voce brilla oggi. No. Io lo so Altrimenti fa perché. ic. Come Jack, io lo so perché è così. No, io Lui ha no. fatto conquiste e non ci vuole dire niente. Ancora. Ora che è uno scapestrato, che è uno spirito libero, Ma c'ha 300 fidanzate quel ragazzo. che guida senza casco, con i capelli a vento. Come Tino. Giacche di pelle. Carica 6 persone sul motorino, carica. Giacca di pelle alla. Ma lui è diventato un uomo, quindi non può stare con noi. Un uomo. Un uomo, che è un uomo. Ma no, un uomo, adesso sto sento, lo vedi che sto soffocando. Ah, boia. Cavolo. Non sto bene oggi, si nota. Ma farti un po' i cacchi tuoi. Bravo. Te l'avrò detto un miliardo di volte che se uso il bot, in quel momento non posso parlare. Infatti, l'ho detto tante volte. Ma questa missione non la voglio fare adesso. Si effano. Non posso dire quelle parole. Ma... la missione che devo cercare io è Ma confesso come te che è perché è una bella gioia accanto a te, quindi. Sì. Devo trovare il posto.
Non me lo trova, ma che scacchio è sto posto? Allora, ecco, located. Z-2, credo che Z non ce l'ho. Devo tornare là? Ragazzi, devo tornare là. Lo cerchiamo, Allora, X17. Bino, X17, 25,9. Sembra che due numeri, vero? Alla prossima cazzata lo defenestro come si deve. Esatto, è così che si fa. Quello è il blip blip. Ho sentito blip. No, è che come te non mi ha sbattuto fuori. No, io non so se era nel 2001 o nel 2007, ma mi sembra che già nel 2007 il Festival Bar non c'era più. Mi sa che non c'era già più, forse alla fine. Comunque, Andy, come stai oggi? Come stai, Andy? Allora, io poi devo far vedere una cosa ancora, col giornale, che è la rivista, ma adesso un attimino che voglio solo finire, devo trovare sta cosa. Sto impazzendo, da quant'è che sono qua, ragazzi? Da quant'è che sono qua? Sto cercando ancora il punto preciso dove si trova la soluzione di sto cavolo. Ecco, dovrebbe essere qua da queste parti. È qui. Ma non la vedo. È qua, sono nel posto giusto. Sono nel posto giusto. E non c'è nulla. Sono nel posto giusto e non c'è nulla. Non lo so. Sarai nel posto giusto al momento giusto. No, nel momento sbagliato. Sto impazzendo. Poi dice è una roccia. Forse qua. Ma devo usarla io dall'inventario sta roba. Fanbrodo! L'ho trovata, devo usare la lampada, ecco cosa devo fare, ma che cavolo! Dovevo fare io sta cosa. E ero nel posto giusto infatti, ma non me lo faceva fare. Ma va, quel paese, ma che cavolo di missione che hanno fatto, ragazzi, ma che missione hanno fatto? Da sclerare veramente, meno male che stiamo andando a finirla così. È bellissimo, guarda come si chiama la missione. Nell'oscurità del Magatama. Dei sogni del Magatama, sì. Si sognano il Magatama anche di notte. Sognare un gol di Vampeta, quelli sono bei sogni. Quelli non sono i belli, no? Magatama. Dunque, il Magatama, fra l'altro, semmai un giorno porterò gli Shin Megami Tensei 3 e tutto gira attorno all'idea di Magatama. Che la roba penso sia buddista, credo. Allora, sto aspettando di tornare là. Non qui, qui sopra. C'è un save, benissimo. Per fortuna così posso farvi vedere finalmente quello che fai vedere. Allora, torniamo un attimo ancora al 98, abbiamo detto i giochi. Nintendo 64, Zelda, Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, F-Zero X, Yoshi Story, possiamo ancora vedere. Abbiamo GoldenEye 007, bello, Mario Kart 64, poi abbiamo ovviamente PS1 su giochi narrativi single player, Nintendo 64 brillava nel multiplayer locale, partite infinite, è vero. Se ti aspettavi... Sì, perché ai tempi c'era coso, c'era 8 Super Mario 64, cioè Mario Kart 64 e c'era anche coso. Smash. Come si chiamava? Smash. 8 Smash. Mario Party? No, Donkey Kong 64 che avevi la possibilità. Cosa? Donkey Kong 64 si poteva giocare in compagnia, vero? Non sapevo. Che potevi giocare in compagnia. Sì. Comunque ti dice, alla fine io ho chiesto a Leia, ma senti, dammi una sola risposta. Era meglio crescere... Quale IA? Copilot, ok. Era meglio crescere nel 98 o se devi scegliere, perché poi mi fa tutta la cosa, va bene sia così che cos'è, o nel 2025. E mi dice, vuoi una presa di posizione netta, non dipende. Allora ti rispondo senza mezzi termini. Vince il 98. Perché il 98 era un ambiente migliore per crescere. Socialità reale. Gli amici erano fisicamente presenti. Ci si spostava di casa in casa, si giocava insieme senza filtri. Questo crea legami più profondi e autentici. Cos'è? Ho sentito quello che... Simo! Ciao Simo! Ho fatto un'analisi oggi, stavamo parlando da un po' di questo argomento, cioè se era meglio essere uno studente nel 98 o nel 2025, e lavorando con la IA ha ammesso praticamente che è meglio il 98 per una ragione: socialità reale, questa cosa qua, gli amici fisicamente presenti, e si giocava insieme senza filtri, legami più profondi e autentici. Autonomia. Simo. Niente GPS, niente chat costanti, dovevi organizzarti, ricordare appuntamenti, imparare a gestire imprevisti.
creatività e pazienza. Utilizzavamo le agendine. Sì, senza internet, senza disponibile, si inventavano giochi, si coltivavano hobby, si imparava ad aspettare. Quindi bisognava essere creativi. Soprattutto il coltivare hobby. Hobby, quella frase hobby, non ha detto altro, non ha detto coltivare hobby. Vabbè, giardinaggio, Hobby. molti avevano... No, a parte il giardinaggio, c'è un altro tipo di giardinaggio. Giardinaggio anche nelle piantine di casa, vabbè. Allora andiamo avanti. Comunità. Belle piantine che ti facevano stare bene. Sì, ma no. Comunità, oratori, piazze, bar erano centri di aggregazione, non esisteva l'isolamento digitale, e poi ritmo umano, meno bombardamento di stimoli, più tempo per vivere il presente e sviluppare resilienza. Adesso non so cos'è la resilienza in questo caso, ma comunque sia. Nel 2025 i suoi vantaggi, ovviamente, accesso illimitato al sapere, cosa che mi fa molto piacere, possibilità di connessione globale, ma il prezzo è alto, isolamento digitale, ansia da confronto, dipendenza da schermi, la socialità è spesso mediata dai dispositivi e il tempo libero rischia di essere frammentato. Quindi dice in sintesi il 1998 era un terreno più sano e naturale per crescere, ti obbligava a vivere nel mondo fisico, sviluppare relazioni autentiche e costruire resilienza. Il 2025 offre strumenti incredibili, ma come ambiente di crescita è più fragile e dispersivo. E purtroppo... È vero, non è una nostalgia, non è una roba meglio il passato, ma proprio per il fatto che mancano delle cose. E ora vi faccio vedere una bella cosa. Ce l'ho qua. Più anche il fatto che nel 98 la vita era diciamo così leggermente meglio di adesso. Sì. Allora, abbiamo tanto registro anche il video, questa cosa. Non aveva... Eccoci qua ragazzi, questo qua l'ho trovato oggi, è il manuale di PC Calcio 2000. Voi penserete, sarà una roba legata al videogioco, per tutto il costo con un gioco intero era, no, forse solo la guida, era praticamente 39.900 lire, già c'era la cosa dello sconto di 100 lire, vabbè, fa ridere ragazzi, insomma c'è tutti i marchi ufficiali. E ovviamente all'interno tu hai le immagini vere con le cose, che poi si parlava delle giornate reali, c'erano le notizie di calcio, Gianni Rivera, giocatore simbolo del Milan, gennaio 99, vedi la cronaca mese per mese di quel campionato, incredibile ragazzi, di quell'anno, anzi anno 99, e qui ci va a vedere tutte le squadre pagina per pagina, e insomma infatti un anno di calcio, dicembre 98, 98-99, pensate. Il calcio del 2000 si gioca anche sul computer. Poi andiamo avanti. C'è la bellissima foto di Zidane ancora con i capelli, con i capelloni mai avuti. Prima o dopo la testata? Prima, quando hanno vinto loro il mondiale l'altro giorno. C'è anche il mitico Carletto Mazzone, ragazzi. Carletto Mazzone, è pazzesco. Che corre sotto la curva dell'Atalanta. Sì. Iconica poi tutto. Qui abbiamo il bianconero, il grande leggendone bianconero e Snyder. Snyder, ragazzi, Simo di Juventino sarà felice di sentire ricordare Snyder. Aspetta che non l'ho sentito. È Snyder della Juve. È Snyder. E poi abbiamo Pavel Nedved. Sì, campionissimo. Sì, esatto. Pavel Nedved della Lazio, la stella della Lazio. Dico, Osimo, quando poi lui in un'intervista disse che aveva detto ai tifosi dell'Atalanta, se facciamo il terzo gol vengono sotto, nemmeno il tempo di dirlo che Baggio aveva già fatto il terzo gol e lui inizia a correre con quello che c'è. Sì, ma lo sappiamo tutti quella scena. Comunque poi qui c'è dice scena e citazione epica. Sì, Lio. E poi qui si parla ad esempio Arrigo Sacchi lascia l'Atletico Madrid a febbraio e dice che non allena mai più. Poi abbiamo Giuseppe Bergomi, 750 presenze dell'Inter. Bergomi, ragazzi, è un grande giocatore dell'Inter. Sentivo quel nome, non sentivo. Ma no, quel nome è sempre in TV, Bergomi. Poi abbiamo Leonardo, non il nostro, ma Leonardo del Milan, ragazzi. Non lo sentivo quel nome da un sacco di tempo. Dino Zoff, cedo delle critiche per il non gioco della nazionale. Dice Luciano Castellini fa esordio in Serie A sulla panchina dell'Inter. Jack, se non mi sbaglio, in quel periodo era Dino Zoff l'allenatore della nazionale. Sì, era lui, infatti, per quel motivo lì. Poi abbiamo Totti, classico vi ho purgato ancora, ragazzi, questi momenti leggendari. Totti con la maglia. Era la rivalità tra Roma e Lazio, e ovviamente erano momenti magici.
E poi ovviamente c'era il rischio di perdere Del Piero alla Juve, perché oggi erano giorni difficili ad aprile, perché non era riuscito a rinnovare il contratto di Del Piero, aveva paura di perdere Del Piero, ragazzi, pensate. E c'è stato un periodo in cui la Juve ha rischiato di perdere Del Piero seriamente, invece poi... E poi abbiamo maggio 99, ovviamente... Poi, non interrompermi, ti prego, abbiamo Milano con Forza Milan il 16, ragazzi, 16 scudetti, grandi momenti. Malesani vince la Coppa Italia. Bei tempi quando queste squadre vincevano, ragazzi, col Parma vinceva la Coppa Italia. Mi è venuta in mente una cosa. Cavolo, potessi creare un video utopia dove scrivi e se Del Piero fosse passato no, che già una volta ho messo un'immagine del Piero con la maglia dell'Inter, mi hanno attaccato tutti. No, non faccio più, mi spiace, non faccio più. Sì, sarebbe magari andato all'Inter, magari. No, sarebbe bello. Io ricordo lui con la maglia del Milan, ma vabbè, era un post scambio, cioè post a fine partita con uno come Seedorf. No, ma il bello no, ma andiamo avanti, no, ragazzi, scusatemi, Cartelli, qua non finiamo più, scusatemi, ma non finiamo più. L'Italia perde un grande dirigente, Italo Allodi, è morto giugno 99. Sì, poi abbiamo ancora Del Piero, accordo, è riuscito a fare l'accordo con la Juve. E Marcello Lippi, allenatore della Juve, ragazzi, Marcello Lippi è un simbolo della Juventus. Aspetta, Lippi era un grande della Juve, è diventato allenatore della Juve. Napoli e Inter. Trapattoni era quello dell'Inter. Sì, ma adesso non Trapattoni ha fatto qui non c'era le big. Sì, comunque guarda, quando partì col famoso Strunz. Sì, ma dai, adesso non andiamo off topic, scusatemi ragazzi. E poi Moratti torna presidente dell'Inter perché è andato via, poi è tornato adesso. E poi qua abbiamo un giovanissimo Buffon, portiere del Parma, ragazzi, momenti magici. Scusatemi, faccio fatica a mostrarvi le immagini. Poi abbiamo Shevchenko. Sentire Buffon portiere del Parma non è strano, è poi tornato anche a fine carriera a Parma, quindi ci sta. Poi abbiamo un po' di immagini. Trofeo Berlusconi, sì, eccolo. Infatti c'è. Ma c'è Del Piero con la maglia del Milan? C'è veramente Del Piero con la maglia del Milan? Ragazzi, c'è Del Piero con la maglia del Milan, impossibile. Non può essere Del Piero, dai, non può essere Del Piero. Del Piero con la maglia del Milan non si è mai visto. Sì, anche Zidane, ma che cavolo? Ma che cavolo è? Perché Zidane e Del Piero con la maglia del Milan? Se non mi sbaglio, questo era, mi sembra, il Trofeo Moretti, che ogni fine partita o si scaricavano di passare o sì. E si rubavano la maglia degli altri, avevo capito? E comunque siamo. E Toldo, grande portiere ai tempi della Fiorentina, beh, giustamente siamo a settembre, comunque l'anno faccio scorrere avanti, la Juve che è iniziata benissimo nel 99, risolve ancora Battistuta, ragazzi, Battistuta talentone, poi abbiamo ancora, faccio fatica a vedere perché è un po' buio, comunque e poi abbiamo la cosa dedicata alle squadre, abbiamo Bari, ragazzi, io adoro il Bari, lo sapete già, adoro il Bari, i bomberoni vari. Ovviamente c'è anche il mitico Ciucu Spinesi, io lo chiamo sempre Bomberone Spinesi perché Spinesi era eccezionale, Minaia, insomma, Masinga, grandissimo anche lui. Insomma, io il Bari l'ho usato tante volte. Prova a vedere se c'era Soldatino di Livio. Ma il Bari? No, sarà stato la Juve. Vabbè, comunque, Bologna, vi fanno vedere ovviamente chi è la figura di Bologna, Pagliuca, ragazzi, Pagliuca. Questo libro è carino, è veramente carino questo libro qua. Poi anche vedere i giocatori che spesso erano molto giovani all'epoca. Abbiamo Cagliari, è sempre una bella squadra, qualche talento tipo Bernardo Corradi, insomma, modesto. La Fiorentina è qua fa vedere un Battistuta strepitoso, ragazzi, strepitoso che va in rovesciata. Il mitico Te-Cac on the Sac, non l'ho capita questa Andy, purtroppo non l'ho capita però. Enrico Chiesa, ragazzi, è uno dei miei preferiti di sempre. Vediamo l'Inter, vedete, l'immagine non poteva cacciarci Bobonevieri, pazzesco anche lui, però ho visto per ridere un po', vediamo se trovo qualche nome che magari pensavate di non trovare. Taribo West, ma mi piace, Taribo West mi è piaciuto. Taribo West. Martin Rivas, Grigorios Georgatos, Kawé, Moriero mi piaceva veramente, Paolo Sousa, Di Viale, Ronaldo. Dico, chissà che fine avranno fatto. Non lo posso sapere. Juventus, ovviamente, Del Piero, specialmente con la fatica che hanno fatto per rinnovare il contratto. E abbiamo un portiere, c'era Edgar Van der Sar, mica male. La Juve non è andato molto bene, a dire la verità, però. Il mitico Edwin.
Cerca Gullit. Ma Gullit ma Vediamo non se c'è c'era Gullit. Gullit nel 98, 99, non c'era Gullit, dai, nel 99. Troppo tardi. Zambrotta, poi ti cerco Gullit nella Juve, ma scusami, non tutte le squadre dopo mi ho cercato la Juve. Igor Tudor, Olise, grande. Ma no, ma sono tutti forti, comunque sono tutti buoni, a parte Marco Rigoni, che vabbè, non era neanche male neanche lui. C'era Inzaghi alla Juve, Del Piero, Fonseca, Kovacevic, insomma. Lazio, vabbè, Marcellone Salas, ovviamente Marcello Salas. Ragazzi, che bello vedere queste cose, mette sempre nostalgia. Poi abbiamo appunto vari giocatori. Poi la Lecce, andiamo alla veloce magari. Lecce sì, è stata una grande squadra. Andiamo Milan ve lo fa vedere perché c'è un grandissimo Shevchenko, Alberto Zaccheroni allenatore, abbiamo George Weah, Shevchenko, Gantz, Birov, che squadra, Guglielmin Pietro, e c'era Aliou. Si pensava che Aliou fosse il futuro del Milan, ma poi non lo è stato, purtroppo. Non è stato così, ma Paolo Maldini. Era un giocatore giapponese, Liu. No, non è giapponese. L'ho visto, non è aspetto giapponese. Parma mi sa che c'era Cannavaro, come uomo copertina, penso che fosse Cannavaro. Dovrebbe essere il Parma di Malesani quello. Parma di Malesani, esatto. Dopo che aveva fatto anni il Chievo, Fiorentina, Parma, il secondo anno, quindi insomma era Parma. C'era Crespo, era un grande Parma quello. Squadra che adoro. Perugia, non c'era Piacenza, ma c'era Perugia. Ah, no, c'è anche Piacenza, scusatemi. Perugia con Mazzone. Insomma, era un bel periodo. Piacenza, felicissimo di vedere in Italia. Era Piacenza degli italiani, sono quasi tutti italiani, ragazzi. Se non tutti, sono quasi tutti italiani, ragazzi. Leggo solo nomi italiani, incredibile. Andando qua, sto vedendo l'immagine che ha creato del protagonista di... Ce ne sono di immagini. Sì. Di Final Fantasy che gioca a calcio, mi sembra quelle carte da gioco che trovavi. Sì, è vero. Regina, mitica la Regina. La Roma, ovviamente un'immagine del pupone che piglia la palla, era strepitoso. Totti, c'era Totti, Fabio Junior, Ciautos del Vecchio, Montella, Damiano Tommasi. Poi abbiamo Torino sempre, era ancora un gran Torino questo era il Torino di Marco Ferrante, e artistico. Silenzi, Crippa, insomma. Udinese che aveva perso Birov, ma si teneva forte con Muzzi, che era un gran e Locatelli, insomma. Poi Venezia, ragazzi, Venezia gestito da Giuseppe Materazzi, e aveva particolari giocatori, aveva Borgobello, Valtolina, Peccovic, e poi il Verona, Hellas Verona, scusatemi, con Cammarata, Cossu, Filippini, e alla fine. Insomma, poi ci sono le istruzioni di gioco, sono solo 2 pagine, le istruzioni di gioco sono solo 2 pagine, tutto il resto era un manuale sull'anno 2000, ripeto, incredibile ritrovare questa perla oggi rovistando fra le mie cose. Bello. Prova a cercare, vediamo se hai qualche altra cosa, sai? No, ho già cercato. No, puoi trovare, che ne so, qualche cosa sai quelle cose là per vendere, come si chiama? Non trovo niente. Quelli che qualche volta all'interno ci sono gli annunci, quelli là che ne so. Giochi preziosi, roba del genere. Ma ho perso tanta roba perché è andato tutto ammuffito. Guarda, mi spiace che ho perso un sacco di roba a cui tenevo, anche delle guide di giochi, ho perso perfino dei film, ho perso un sacco di roba utile. Peccato, c'è Mutu. Mutu non l'ho visto. Non so se c'era già Adrian Mutu, adesso te lo dico. Non penso, Leonardo, non penso. Però ripeto, è stato bello, ma boia. TV che intanto... No. L'HDMI che intanto si stacca dalla posizione, ho dato una botta qua. Non è niente. Era solo la... Mutu... No, era all'Arges Pitesti e poi a Dinamo Bucarest, quindi non era ancora arrivato. Poi è andato all'Inter, scusatemi, poi Verona, Parma, no, non c'è ancora Mutu, poi molte di queste squadre da adesso non ci sono nemmeno più, che ne so, questo qui in Bucarest non mi sembra che esista più. Ma saranno anche scese, ma non lo so, perché io conosco lo Steaua che è sempre stato forte, però. No, molti di questi avranno pure cambiato nome. Con che molti di questi adesso per sponsor o per cose del genere avranno anche cambiato nome. Sì, è vero. Ma sponsor, ma secondo me non è tanto, per fortuna in Italia no, guarda, ma visto all'estero
In Italia no, ma all'estero basti vedere ad esempio con quella lì che si chiama adesso Red Bull. Quella lì. La Red Bull. Mi sembra che era questa qui, quella che avevi detto tu prima, che per salvarsi hanno dovuto cambiare nome. Sì. Allora, vediamo un po'. Comunque, ripeto, è stato bello ritrovare questo manuale, che poi in realtà il manuale non aveva niente, aveva 2 pagine finali che diceva che è un troubleshooting se ci sono errori, ma non c'era come si gioca, semplicemente il manuale di PC Calcio 2000 era una guida al campionato. Cioè, come dire, ti faccio conoscere i calciatori e facciamo prima. Facciamo prima. Io non so se poi potevi giocare fuori dall'Italia, se potevi comprare giocatori dall'estero, onestamente non mi ricordo. Non so se potevi in PC Calcio 2000, mi sembra di no, sembra che potevi solo gestire squadre italiane con giocatori italiani, però è stato un piacere. Andrò avviso un attimo. Perché oggi è una giornata tranquilla, oggi però ci stiamo divertendo, vero? Vero che quanta roba abbiamo visto? Sì. 98 abbiamo visto il manuale di PC Calcio 2000, insomma. Bello. Abbiamo parlato da Windows XP, abbiamo parlato di cose, abbiamo fatto un sacco di roba. Infatti a me piace essere produttivo, come sapete. Sono sempre stata una persona che vuole essere attivo, voglio portare avanti anche il gioco, ma il gioco ovviamente quando si parla di Final Fantasy sta sullo sfondo, nel senso sta sullo sfondo. Dico, stasera, siccome sto in live, lo fai alla fine stasera? Cazzo che me l'hai detto, non sapevo che c'eri. Pensavo che... No, stasera, allora, sia stasera che venerdì facciamo le live, giovedì c'ho l'intervista con Moreno, quindi... Ma l'intervista ti intervisterà nel pomeriggio, immagino, come ha fatto con me. Comodissimo. Del pomeriggio. Comodissimo, periodo migliore. Non interfaccia neanche con l'orario che ci sono io, quindi perciò sono contentissimo, guarda. Non c'è neanche intervelarsi. Ok, se sei di livello col ninja. Delivery. La isola di Zecchi. L'isola di Zecchi si chiama. Ma voi sapete che abbiamo ancora una missione che abbiamo abbandonato da tempo con l'acido? Le missioni di Hildebrand, l'ispettore straordinario. Le faremo un po'. Che l'hanno fatto quei giù? Non ho più continuate, ma niente, abbiamo un intero set di missioni. Questa è quella degli Old Man, è bellissima questa, ve la farò vedere, ma adesso siamo presi dalla trama qua, che poi avrei dovuto farla prima, ma sai com'è, mi sono un po' perso nel marasma di cose da fare in questo gioco, che vedete solo scalfire la superficie qui in live, non vedete la profondità che c'ha questo gioco. Anche perché, diciamoci la verità, è dannatamente folle, tantissimo. Oh boia, devo andarmene da qua, devo andarmene da questo posto. Ah già, ma io devo anche recuperare... Oh mamma mia, voi non avete idea, mi sono dimenticato che devo recuperare gli oggetti per andare via da qua. È un disastro, come sempre. Anche oggi è un disastro, ma in senso buono. Direi, quando mai i disastri sono buoni, ogni tanto. Quando si girano bene. Fai vedere allora. In questa zona, Ruby sì. Quel fagioletto dietro a te, non potresti cambiarlo con qualche cosa di più? Va bene, sì, posso. Perché sono... con le tibie montate al contrario. Ci metto un Matanga, ci metto un mitico Matanga. Matanga è bello, Matanga, guarda. È l'elefantino. Elefante. È l'amico è il figlio di Pumologico Aurelord, ma non ha ancora le scarpe. Matanga, il tizio con un tanto. No, non quello. Però diciamo, il buon Pumologico apprezzerebbe il fatto che abbia messo questo elefante. Poi vado alla ricerca di questa ultima sfera. Non devo andare qui dentro. E sono delle sfere, delle bolle, tu ci entri e si parla con i personaggi, ma io non lo devo fare adesso. Cioè. È un po' scomodo, bisogna mettere un po' scomodo girare qua, ma però hanno veramente esteso la possibilità di viaggiare sott'acqua, che non è roba da poco, Pensate, a esplorare i fondi degli oceani. Chi ha avuto quest'idea è un genio, perché non è che molti ci arrivano a pensare, mettiamoci il potere di viaggiare sott'acqua. Bellissimo. Poi vediamo quanto ci manca. Poi mi dice che devo andare più su, meno male. Qua mi dice
vedi, io sto seguendo un compasso. Il compasso ti dice dove sono le prossime cose da prendere. Il compasso mi dice più su, più su. Non basso con basso. Sì, compasso. Allora, Alisaie. Parliamo con lei. Cosa mi dice Alisaie? Vedi che nuotano sott'acqua, parlano sott'acqua. Per ormai possono, hanno sta cosa. No, non fanno blu blu blu, proprio possono parlare, bla 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 bla. Direte, ma abbiamo ottenuto l'abilità. Come i coach. La come si chiama? Sembra la cosa di... La puntata di cosa? La puntata di Futurama quando sono dovuto andare nella parte sommersa di Detroit, anzi tutta la città di Detroit sommersa. Quale gioco? Quale gioco? No, in una puntata della serie animata di Futurama c'era questa cosa qui. Beh. Come on, Wakame, abbiamo un lavoro da fare. Sì, abbiamo tanto lavoro da fare. Ovviamente io devo recuperare sta cosa, mi interessa soprattutto quello, perché a parte tutte le cose di mandare avanti la trama, ma anche il mio interesse nello sbloccare roba utile. E penso che siamo quasi arrivati. Siamo arrivati? Sì. Sono uscito dall'acqua. Ok, ora sì. E ora mi sento già più a casa. Posso finalmente... Senti la musica, sembra la musica d'azione, la musica guerrita. Questa musica. Non è questa. No. Allora, facciamo ninja, facciamo un po' di ninja, no? Facciamo. Sono indeciso. Allora, Dragone 60 sono entrambi pari, stiamo livellando entrambi. A me interessa portare entrambi i job a 60, a 70, così possiamo poi farci le quest e scateniamo l'inferno quando si riesce. Come diceva un famoso, a mio segnale scatenate l'inferno. Esatto. A mio segnale scatenate i Portugal. A mio segnale fate muovete le teste dentro il water e fate schibidi. A mio segnale liberate i suini fiammeggianti. Suini. Uccido. Procedi. Mi dice 84 ovest, se la trovo. Ci sono quasi arrivato con questa roba qua. No, sto cercando sul serio, sto cercando di capire. 88 sud-ovest. Ma siamo veramente. Non è che me lo sto perdendo e ce l'ho qua davanti. Sto cercando la solita sfera verde. Come prima. No, ma prima ero nel posto giusto, ma non sapevo che dovevo fare quella roba lì. Secondo me è qui sopra. 64 ovest. Buon, confermato che è in quella zona lì. Ok, non devo farmi il giro attorno. Ci vuole un po', ma lo faremo. Ecco, ancora sono 6 un quarto, c'hai ancora un bel po' di... No, più che altro perché se salgo in un brutto posto poi devo tornare al nuovo 4. Quello che sto cercando di sprintare verso una zona dove non devo sclerare. So che è difficile, oggi sclero sempre di più. Allora. La top con Leonardo I. Questo mese qua, ragazzi, è doppia, mi sa. Facciamo dicembre, il mese che si festeggia. E poi avrei dovuto festeggiare, ma in realtà sono di cattivissimo umore. Ma per voi ci sono. Anche se ovviamente avevo pensato, adesso metto in pausa tutto finché non si risolve sta cosa. Ma tanto cosa mi cambia? Cioè, non è che le cose si risolvono perché io non faccio le live, vado avanti lo stesso, ci sono dei problemi, speriamo che si risolvano perché, ripeto, passare un mese, che deve essere un mese di benessere e tanti progetti pensati per mesi, buttarli così per cavolo di un errore delle macchinette, della bancomat, come si chiamano, mi scoccia, però si risolverà. Ecco, la stessa cosa con me. Ovvero che io avevo pensato quest'anno di risalire dai PC, poi cosa? Il fatto che mi hanno licenziato. Sì, ho capito, guarda, però ripeto, è brutto perché se si hanno dei progetti, cavolo, poi si rischia di perdere, come dire, si rischia di perdere il momento. Perdere il momento è la cosa peggiore, perché perdere il momento... Io ripeto, sotto Natale voglio stare tranquillo, tant'è che per dire, in chi lavora del PC ho detto li faccio, anche se fosse arrivato ho detto li faccio a gennaio,
Perché gennaio, sotto Natale non voglio pensare, ma il PC qua, mi tolgo il pensiero dopo e passa la paura, ma invece... No, è che poi il fatto è che se per caso tu lo fai anche un'altra volta ti iniziano a dire però sai, queste cose le potresti utilizzare per altro invece di utilizzare lo so, cose. è proprio vero. Proprio vero. Però ripeto, qui nessuno ha colpe, se non escono i soldi dallo sportello. Il problema è che dice perché segni l'operazione come è fatta, brutta macchina, perché segni l'operazione che è stata fatta? Beh, non posso entrare nel privato perché tanto parte la contestazione formale qua, quindi bisogna dire c'è la lettera scritta, firmata, queste cose qua. Ragazzi, è così. L'unico modo per tutelarsi è di essere spietati. Eccolo, guarda la corrente etere, hai visto? L'abbiamo trovata. Questo dovrebbe essere di essere proprio cattivi. Non è cattiveria perché non è mica una denuncia, ragazzi, è solo un per favore, cioè non per favore, risolvete, è un problema vostro, risolvete. I soldi sono miei, i soldi sono di famiglia. E sarcagnarli di mazzata. Buon, bene, abbiamo preso tutte le cose, però manca ancora qualcosina. Stiamo quasi arrivando a finire questa zona, così potremo volare e indistintamente non solo nuotare sott'acqua. Ce l'abbiamo quasi fatta. Cos'è un passaggio segreto questo? Ecco, l'entrata è qui. Ah, siamo arrivati a un'entrata misteriosa. Wow. Sei Atreus! Urca Atreus di God of War. Cavolo Andy, che livello up che hai fatto. Tu sei la cremonese, Leonardo. Cioè uno è Atreus e l'altro è la cremonese. Vieni. Perché sono arrabbiati questi? Ladri, mi avete rubato il tesoro! Che bello, Leonardo, ti svegli e dici sono la cremonese oggi. E poi ho seguito tipo la classifica di quel periodo quando fatto. Grazie Andy! Io vado ancora avanti una mezz'oretta, anzi, sì, più o meno. Su per giù. Andiamo avanti ancora mezz'ora. Ragami 2, madonna. Ma che c'hanno questi qua? Mi sa che siamo vicini alla prossima boss fight, perché sta facendo evocazioni questo. Mi sa che ci porta al prossimo boss. Sì. Che c'è il dolore di panza? No, però oggi no, per carità, guarda, ho già avuto problemi nel weekend. No, che hai fatto che non è una bella cosa, guarda, tutti gli oggetti, mi sa che qua stanno evocando una creatura. Grazie Leonardo, avevo messo il messaggio di Lio, ma mettiamo anche il tuo perché è più spiegato meglio, in questo caso. Io ho preso il dolore di panza. Chi ci ha reso mamma mia, sono animate queste armi. Sono le armi di coso, com'è che si chiamava quel gioco scemo? Quale? Quello creato dai... Come si chiamava quella... Un grande Kami sono divinità. Era spara tutto Sidon una cosa del genere, porca miseria. Io voglio vedere Dio tutto in estasi mistica che vola Kami-sama. Lo vedo proprio. Anche lui che dice Kami-sama. Pomeriggio ti sei riposato, hai fatto bene Leonardo, oggi dovete riposarvi quando siete qua con me, voglio che vi rilassate, non che vi stressate. Chi ti ha non volevo renderti incompleto. Ah, beh, lo dico, sono stato io a renderti completo. Adesso voi mi dirà molte becco di mazzate, ti dirà un boss. E io... non mi copiare le battute. È vero. È l'unico che può dire che ti corca dei mazzate. Ai, ci sono... Ah, ma anche il Magatama si è rianimato. Adesso arriverà questo mega boss potentissimo. Ma come ballano, la spada che balla. Brava figlia dell'uomo, Brava di Troia, figlia di Troia. No? Tanoshi. Non è Tanuki. Tanoshi. Celebriamo e esultiamo. In che senso calmo? Ma siamo tutti calmi, non penso che
andavi a scatenare l'headbanging con la testa ai concerti metal. Non penso che fosse quello. E io i capelli non ne ho mai abbastanza per far quello. Ma poi il cometino che fine ha fatto? Se abbiamo sempre Ma perso. che cavolo ne so? E Simo c'è? Che prima sì, Simo ancora c'è. Oh, me, Ah, ma Sì, scusa. ci sono, scusate, mi stavo facendo venire i lacrimoni con un vecchio cartone animato. Quale? Visto che l'altra volta ho menzionato il primo uomo tigre, oggi mi stavo riguardando il secondo. Allora lacrimoni anche lì. Comunque, guarda queste armi. Adesso vediamo il boss. Vediamo il boss com'è. Queste armi stanno creando qualcosa. Infatti, arriva. Mo' son cavolo le mani. Tutti la musica. No, ti prego. Adesso gli piglia la mazza da baseball. No, non penso. Mazza da baseball. Il triangolo delle vermicesse. Ma sembra quello di Zelda, sembra quando creano la Master Duel. E adesso no, adesso c'è il fulmine. Ma poi anche i suoni col flauto giapponese, no? Poi come si chiama? Lo shisui, come si chiama? Eccolo! Guardalo qua, che bello che è. Questo boss. Susanoo! Noi siamo Susanoo. Susanoo. Amaterasu, Susanoo e chi era l'altro? Izanagi, penso. Che belloccio, Susanoo. Ecco la musica. Bella. Ninja, vieni che c'è il tuo amico Susanoo. È arrivata la Eiji. 240 punti mesi. Let's go, Leonardo! Bravissimo! Sono felice per te. Ah, un ninja. Guarda che è arrivata la gatta. Yuffie Kisaragi. Nice. Grande Yuffie. Vabbè, ma tu sai che io adoro Yuffie. Il personaggio mi sta simpaticissimo. Qua Yuffie Fisser. Combatterete. Niente. Ci vuole far fuori. Noi l'abbiamo fatto rievocare e ora ci vuole far fuori. Niente. Che lo vogliate o no, il piatto sarà servito. Katana. Ciao bella amica. Ah, che situazione. Vabbè, qui c'è la boss fight, è ovvio. Io provo a caricarla, probabilmente non ce la farò in giornata, però provo. No, non posso ancora farla partire. Che cavolo. Siamo scappati d'altronde, siamo scappati dal nemico. Quando la situazione si mette male, scappa! Vero Lio? Quando si mette proprio tanto male, si scappa. Ok. Non sento neanche più Lio. Ah, ma forse è andato, si è assentato un attimo. Allora. Sì. Vabbè, succede ragazzi. Eccomi, rinza. Dicevo, si è formato Susanoo, non sono cavoli amari, dobbiamo combatterlo. Ma non adesso. Prima finiamo la quest. The Lord of the Ravel, ok, è ufficiale che la prossima missione è chiaramente quella in cui lo combatteremo. Lord of the Ravel. Non so cos'è il Ravel, ma... Avevo sentito Lord of the Porches, quindi... Ma ancora questi porci? Si è pensato a questi porci oggi? Che cavolo? Non è mica un porciere. Pensavo dicessi rame lì io. Eh? Pensavo dicessi rame invece. No. No, la gatta mi sta schiacciando. Che No, non cavolo voglio è? combattere tutti questi nemici. Sax Guy! E non posso farlo, c'ho la gatta addosso. Che è una gatta di 2822 kg? No, in realtà no. Oh no, ne è arrivata un'altra. Non posso, sto combattendo. C'è un'altra gatta che bussa, che vuole entrare. Cavolo, proprio adesso. La gatta che bussa. La gatta che bussa, ma deve aspettare un attimo, non so. La gatta È che sua sorella, bussa. sicuramente sua sorella. È la Elettra. C'è la gatta che bussa. poi Andiamo. c'è la gatta che bussa. Veniamo. Vault door. Fammi vedere. Non so se riesco a aprire la porta. Sì, ok, ho attivato questa. No, la porta del gioco. Parlavo della porta vera. Vabbè, non bussa più. Che si è stufata. Ci ha provato, ho detto, ma ci provo io. Proviamo. Io provo a farla partire, poi se non parte, amen. Io ci provo.
Adesso mi sposto in un altro posto. Sposto posto. Oh, mica. Che roba. Questo io quello che fa le battute. Non era, no, non è una parola, sembra tipo un gioco di parole. Non è una parola, non era. Ecco la bussa. Mica senti che bussa, tua sorella. Quindi che spussa tua sorella. Non è. Si Ma gioca- cosa capisci te? Ho detto bussa. Che cavolo me ne frega a me che mia sorella spussa? Ma bussa, che cacchio di parole sono? Allora, fammi sistemare qua. Allora. Se mia sorella spussa, Ma lei. basta, non spussa questa me. parola, non ha senso. Ok. Non sono mica puzzolenti. Allora, ecco qua. Vediamo. Non hai mai chiesto, Cecca, che se un gatto può essere spussolente? Può essere. Ma i gatti di solito tendono a essere animali puliti, ma a volte veramente anche loro fanno degli zoticoni. Lanciano certe sofole Guarda. che ti bruciano. Domani se ti trovi sbagliato. Ciao Matteo, che devasto il lavoro, oggi sono sfinito. Cosa è successo, se posso chiederti? Mi spiace Matteo, io sono stressato per altre robe personali e spero di risolvere già sta settimana perché c'è uno stress. Pensavo di passare un Natale tranquillo, invece boia, tranquillo non esiste. Sti posti qua, tranquillo è proprio l'ultima cosa che esiste. Vorrei tanto, veramente il mio sogno è proprio passare cioè io spero di poterlo realizzare, un Natale tranquillo, perché veramente non se ne può più. Proviamo questa qua, qual è quella che mi dà di più? Questa qua. Va bene, questa qua. Dai, deploy. Stiamo andando in missione, i nostri amici. Sono casini lavorativi, tutti stressati marci. Sì, ti capisco, guarda. Io invece anch'io ho dei problemi, diciamo, in sto periodo, perciò ti posso capire perché veramente altrimenti rischio di passare un mese veramente brutto, ma spero che si risolvano in fretta, guarda. Allora. Dunque, mentre carica questo, noi per la gioia di Dio, Che poi la gioia mia. perché andiamo a trovare l'ispettore straordinario. So che lo volevi vedere tanto tempo. Giochi con Suicoden. Matteo, l'ho poi ricominciato anch'io. Alla fine non penso che farò il platino sul gioco, però ce l'ho c'è andato giù perché sto facendo un po' di roba, un po' di acquisti. Comunque sì, l'ho preso, ci ho iniziato anch'io. Sì, il team iniziale è belloccio, sono gli amici del protagonista, guardie del corpo, è bello. Ecco, è partito, sono stato fortunato, ragazzi. Mi spiace Lio, non ti vedi gli amici ispettori Adesso al momento sto vedendo altro. Guarda qua, che c'ha il boss. Questo qua mi mena. Ma di nuovo, le spade che si uniscono. No, non voglio rivedere la scena della sua evocazione, no? Voglio vedere. L'abbiamo vista prima, cioè. E qualcun altro se la sta vedendo, vabbè, fa lo stesso. Sentite la musica, Fornaroli sì, ha vinto. È stato ingaggiato da McLaren. Ma come? Sì, parla... Ma scusami, si parla Piastri di- dove va? Piastri dove va? Gli italiani McLaren che in Ferrari, ma è vero? Aspetta, se non mi sbaglio, Piastri forse... no, non è che si ritira, forse che... No, si ritira, a 20 anni, si ritira. Forse che se ne va qualcosa da... come si chiama? Ok, affrontiamo Susano. Sei arrivato in tempo per una bella boss fight stressante? Non è vero, dai. Non so dove che avevamo, mi sembra che avevamo detto che andava verso la Red Bull. No, veramente? Al posto di Tsunoda? Ma no, veramente ti tradisce così la McLaren per la Red Bull, brutta. Vai dalla rivale. Il più grande pacco è stato Hamilton alla Ferrari, porco cane. È vero che la Ferrari quest'anno era disastrata, ma Hamilton ha fatto quasi sempre peggio di Vettel. Inizia come test driver. Farà prima test driver. Sì, fa come Piastri che ha impiegato un attimo per venire. Micia, non andare via da qua. Micia, sono in battaglia, porco cane, Micia. Madonna, che cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Sul sito ho ritrovato un vecchio gioco della Windows. Della Windows. Il Purple Place. C'era il gioco quello lì in cui dovevi fare le torte, dovevi cose, poi potevi mi sembra anche per creare
Ma che roba sta missione? Sto boss è figo. È figo sto boss. Ciao Xinkai! Sono in battaglia con Susanoo. Xinkai, poi faccio vedere cosa ho trovato. Faccio vedere anche a te. Purtroppo, no, ma che purtroppo? Dovresti essere contento. Dovresti essere contento, mitico Leonardo. Diciamo Xinkai che, cavolo, ogni tanto arrivano brutte notizie, guarda, cose che, macchine che smettono di funzionare e succedono problemi in famiglia. Porco cane, ragazzi. Un periodo devastante questo, però. Sono qua con voi, io ci rimango. Ci rimango con voi. Poi si risolverà, magari si risolve già la settimana. Ti guardo lo sta, grazie. E ci becchiamo domani. Ciao Simo, grazie ancora della compagnia. Un abbraccio a te. Oggi è una giornata lenta, ma su quelle giornate lente che si fanno tante cose. Sono felicissimo, infatti. Ma poi ieri, Sinkai, non hai fatto la diretta, vero? Ieri, perché poi sono passato e ho visto che... tranquilla, nel senso, cavolo, anch'io ieri avevo un umore. Oggi è peggio di ieri. Oggi che ho smaltito la notizia, poi magari ti scrivo in privato cosa è successo. Perché non penso di avertelo già scritto, ma te lo scrivo in privato, Sinkai. Penserai, ma che è assurdo, guarda. Allora, cerco di tutelarmi. Il massimo nel caso peggiore sono 30 giorni per recuperare i miei soldi. 30 giorni. Poi. Ci vorrà un po'. Ok, perché pensi proprio sotto Natale, l'unica cosa che voglio è un po' di tranquillità. L'unica, veramente. E il problema è che a volte non riesci neanche a avere quella. Comunque Xinkai, guarda qua che ti vedi una battaglia. Ti anticipa quanto sarà bello sto gioco, guarda. I boss giganti. Questo è Lio quando si arrabbia con Cometino. Anzi, questo è Cometino quando si arrabbia. Certo. Che va a pigliare il suo spadone gigante e inizia a minare tutto. Amen Umurakabo. Si chiama la spada. È una delle spade che abbiamo recuperato noi. Dobbiamo menare la spada in tempo, altrimenti ce l'ha tutta addosso e andiamo in game over. Ancora. È arrabbiato. No, perché avevo la visita oggi, quindi l'ho dovuto saltare. Anche oggi salto, troppo stanca. Ma certo, sì, che prenditi il tempo che ti serve, guarda. Prenditi il tempo che ti serve. Io purtroppo ti dico, poi ti scriverò, perché ti volevo, almeno in te in privato ti racconto cosa è successo, ma cosa che in pubblico sono stato molto generico sull'argomento. Diciamo che sono successe cose brutte. Stupide più che altro. Diciamo che se oggi non tenevo una cieca, a questo momento cieca ho attaccato al muro un paio di... Ma secondo me è solo per il fatto che se ne sbattono le banche di risolvere i problemi. Non faccio nomi, non dico neanche che banca è, ma non è la prima volta che hanno un problema, ma questo è proprio grave. Ti dico solo una ATM che non ti dà i soldi e ti segna l'operazione effettuata. Ed erano tanti soldi. Se li hai mangiati e devo aspettare che me li ridai indietro. E che cavolo. Almeno non c'è che almeno non è una di quelle che gira tutto intorno a te. Che gira? Non ho capito. Che gira tutto intorno a te. In che senso gira attorno a me? C'era una banca che girava tutto intorno a te. Ah boh. Per fortuna che non è quella. Non lo so se è quello o meno, non conosco la pubblicità. Solo che questa non gira intorno a me, questa gira intorno al... Ah beh, si farà, ma che cavolo, si parlasse di 50 euro, 200 euro, 500 euro, va bene, ma quando siamo su cifre più alte, boia ragazzi, anche se fosse 500 euro sarebbe fastidioso, ma quando sono cifre alte, devo farmi tutti i restauri sto mese, ho un sacco di robe da pagare, cavolo, un mese, sono incazzato, ma lo sapete già. Finché non si risolve. C'ho gioco e cerco di non pensarci. E poi ieri ho preso alla fine anche sugli 8 euro la saga di Metro, che era una vita che devo comprarla. Ho scaricato già il primo dei 3 giochi di Metro, ma non è che ho voglia di giocarci al momento indietro. Un gioco bello, ma non quel bello che mi fa venire voglia di giocarci adesso. Cioè, nel senso, sembra un bell'oro comunque, ma non è più. In questi giorni non voglio pensare. Allora, non è. Sì, ci sono alcuni momenti che sto horror, ma non è proprio. È un FPS. Sì, FPS sì, ma non è un horror.
qua. Chi è che Tutto fa? qua. Lui come Tino, no? Certo. Ciao Stefano, oh la sua voce, perché eri tranquillo, ero tranquillo fino a ieri mattina, che mi è sempre successo qualcosa. Cazzo ridi, Carmelo, che è scappato. Oh, parole, cos'è sta parolaccia? Come un pezzo di legno. Testa di legno, Che cazzo ti ridi? no, la parolaccia! Cosa stai facendo? Parolaccia, ragazzi. Pezzo di legno. Tino, non si dicono le parolacce. Non si dire Io parolacce. Carmelo che mi fa sparare, Lo so, ti capisco, non capisco. No, ma per curiosità, ma che ci state facendo qualcosa? A parere tuo? Non lo so. Devo metterlo in stufa? Che domande stupide fai, scusa? Ah. Però con cosa ti scaldi? Lo voleva mettere in stufa, sì. Mettere in stufa. Come Tino invece vuole mettere a distillare il suo vino. E poi Max. Cammini è tutto ciucco. Nick, prova a vedere se su cosa della PlayStation, sullo store della PlayStation, c'è un gioco che si chiama Broforce. Perché se c'è Può te lo essere. consiglio. Guarda, adesso è il momento. Sono una sequenza. Adesso c'è una sequenza. Abbiamo appena battuto il boss. Oggi abbiamo fatto sia dungeon che boss. Sono felice io. Abbiamo portato avanti la trama. Scusa, no, ragazzi, non è mica uno che cammina tutto. Era un boss potente. Lui che Che veramente. gatti insieme a te? Sono andate via. C'è solo la Wise adesso. Prima avevo la Egi sulle gambe. Era molto affettuoso. Aspetta che adesso non la vedo. È sul letto lì. Quella roba bianca che si muove. Alzo il volume. del gioco. Xinkai, adesso t'ho vista. Ciao, mitica Xica, adesso faccio i shootoutini. Scusatemi se non ho potuto farli subito e lo stavo caricando la cosa. Xinkai 1, Xinkai 2. Io, Che rispondono come Tino 2, che è il canale del buon vino. Mi raccomando, non perdeteli. Dov'è la voice che non la vedo? È sul letto che si sta leccando. Se trovi qualcosa di bianco, vedi. È arrivato il primo streamer di Twitch. Tra gli streamer più seguiti non ci sei tu. Quest'anno ho fatto schifo. Ho fatto solo 2 live la mattina. Purtroppo non c'era nessuno e mi sono stufato. Ma più che altro il mio problema è stato quello quello del perdere i contenuti che avevo lì. Io ho detto una piattaforma che mi toglie più contenuti mi fa arrabbiare veramente. Infatti, come ti ha toccato? esatto, non sai che ti mando lo screen. Ho perso 200 ore di 200.000 ore di contenuti e loro cancellano. Adesso c'è un massimo di. Fa vedere, te faccio trovare. Twitch contenuto, te la mando su Discord in chat. Anzi, te la mando qua perché non ce la faccio a trovarla. Guarda, leggiti sto messaggio. Leggi, guarda le ore. Figurati, Xin, che è un piacere. Sono contento che abbiamo battuto. Ciao Samu! Hai visto? Spaventa di più Jack quella cavolo di macchina che L'occhio del cavallo, c'ha l'occhio da capra. Porco, io stavo leggendo cosa mi spunta quell'occhio. Però è bello quel cavallo, Ma certo, Xinke, ma certo, non preoccuparti, ma figurati, sono io che purtroppo il pomeriggio facendo le quadro sono due. Samu, puntualissimo, non c'è problema. Però ti sei perso il discorso più bello e ti sei perso il pataccone di prima, che ho anche registrato il video, magari poi lo pubblico a parte. Era il manuale di PC Calcio 2000, ragazzi, era una guida al campionato vero, reale del 98, 99, anno per anno, con tutto di squadre. Non c'era il Napoli, ragazzi, di questo non c'era il Napoli in Serie A. C'è il Milan, mitico Shevchenko, insomma, era una grande cosa, veramente. È stato bello sfogliare questo bellissimo manuale. Che poi, ripeto, non c'era nulla sul gioco, cioè sull'ultima pagina ti diceva, troubleshooting, cioè, se hai problemi. E la pubblicità. C'erano anche i quiz, è vero, migliaia di domande per la prova della tua preparazione. Era bellissimo, ragazzi. L'ho ritrovato oggi nella confezione dei driver dei mio PC. Come se ci faceva il manuale di PC Calcio. Compagni! Sai che dovresti fare? Dovresti vedere se in quei driver del PC se c'hai salvato cosa, perché se c'hai salvato qualche gioco
No, non erano da giochi nei driver del PC. No, ho guardato tutto oggi, tanto che pulivo. Ho guardato ma tutto. 一切合切を奪い尽くす。さあ、略奪を始めるぞ。 Che faccio? Lo riporto dei movies che come serie mi piaceva un sacco. The Movies? Sì. Ecco qua, guardate. Oggi ho fatto un edit sul gol di Neres contro la Roma. Ma grande Samu, ma tu stai diventando bravo con ste cose. Io invece ho postato ieri... Sì, mandamelo. Io ti mando il mio short su Joel in The Last of Us parte 2, che ho fatto il flashback la settimana scorsa. E c'è il momento in cui tornava lui. Non è eccezionale come short, però ho fatto una doppia visuale. No. Ci sono ingegnato un po'. Cioè, è che sempre Joel. Domani invece... Domani torna. È tornato Yotsuyu, che è sempre simpaticissima lei. Sei capace a fare qualcosa, dice al suo compagno. Comunque vorrei rispondere un attimo al Xing, visto che c'è. Xing ha detto risposta al commento che hai visto solamente il primo, vado a vedere quel fido, ma è successo di tutto in quel cavolo in quella cavolo di gara maledetta. Grazie Samu, grazie di cuore. Guarda, io l'unica cosa è che intanto potrei chiederti aiuto sugli short, ma non voglio caricarti troppo perché siamo sotto, cioè come dire, c'è la scuola, nel senso cerco di non pesare dagli altri. Ma diciamo che a volte voglio migliorare, voglio fare degli short e magari un buon editor è più bravo di me. Sicuramente. Com'è? Te posso chiedere una cosa? Come Tino? Sì. Sentiamo se c'è. Come Tino, se ci sei batti un colpo. もちろん覚えてるからここまで付き合っ Come? Io nella gara che ho visto mancava poco che scendeva i piedi e spingere. Io, て spinge la macchina. No, per rispondere a Xing è successo. E nel gioco mentre stavo giocando praticamente l'AIA mi è impazzita, non mi faceva nemmeno più correre, praticamente metteva i giocatori a un certo punto diciamo così ho fatto il suo gioco, ho iniziato a sbattere. Ma perché si menano questi? Si menano tutti qui dentro. Che casino I confederati sono venuti a salvarci. Mi aiuto molto con i tutorial su YouTube. Ma io guarda, il problema è che Clipchamp, che è quello della Microsoft, è un po' soft rispetto ad altri programmi. Certo, tu usi programmi decenti. Io non avevo voglia di farmi le prose, come non voglio spendere, diciamo. Allora lo vedrò il secondo video, sono curioso. Io so solo che sono contento che almeno ho fatto uscire quei 4 video di Final Fantasy XIV, perché posso essere d'aiuto alla cara Xinkai, che almeno sarà iniziata. E lei dice, guarda il carattere di questa. Priviamo di ogni traccia di onore e compassione fino all'ultima goccia. Vedi, il suo piacere è distruggere psicologicamente le persone. E ti giuro, cioè, che questi sono i classici personaggi degli anni che ti fanno venire quella voglia di prendere una katana e fare. Guarda, è tanto bella quanto diabolica. È proprio la bellezza malvagia. È arrivato. Io vorrei dire un'altra parola, ma non la posso dire. No, non si può dire, lo so. Mese. Guarda qua, è arrivato uno. Ultima 8 con Abbiamo salvato Gosezzo. Cavolo, ultima. I kami non hanno ancora finito con te. Abbiamo affrontato Susano oggi. Lo so che bisogna acquistare. Lo so, Samu, lo so. Però sai com'è, io non voglio rischiare, sai com'è, non voglio rischiare. Lo farei anche, ma non voglio rischiare. Ho cancellato il messaggio, scusami, solo perché... vabbè, è appena iniziato il mese. Sto mese però sono i punti doppi, quindi... Sapete che un anno... Dopo pubblico la classifica di novembre. La febbre è 40 con questi punti classifica. No, dai, non fatti venire la febbre. Assolutamente sì, Jack, mi aiutano tantissimo, ho già capito come muovermi, grazie per i video. Ma non preoccupate per il commento, l'importante è che ti servono, l'unica cosa che mi serve a me. Sono molto utili per iniziare a giocarlo. Il mio obiettivo è quello. Anche perché poi adesso ci arriverà anche la cara Kairi, anche lei inizierà a giocare alla Final Fantasy XIV. Le mando almeno quello di configurazione del controller, che secondo me è più importante. Quello lì, veramente, se chi gioca col controller, secondo me deve sistemarselo bene, così poi ha una board bellissima. È molto più comodo quando hai la cosa sistemata, il controller sistemato.
No, stavo chiudendo la scena. No, che scena. Hai sconfitto. Kairi. Non lo so, lei non so, se l'è scaricato per sua idea, non ne ho chiesto nulla io, ma sono contento. Il tuo shot di Last of Us. Hai visto? Questo era il meno bello di quelli che devo fare. Poi devo fare Ellie sul dinosauro, che scavalca sul dinosauro, e poi lancia Cometino dal dinosauro, e poi lo va a recuperare e lo solleva e lo schiaccia. Cometino lancia. Che cavolo, È una palla, come una forma di palla che poi ti sfonda il muro e elimina tutti gli zombie, perché non sono zombie. Vabbè. Finite di sparare stronzate? Sì, ho finito. Ho detto quello che dovevo dire. Ho detto quello che dovevo dire. Ho finito, Cometino. Sempre come se la vedi, io non c'è niente. Sapevi l'Easter? L'ho fatto! Samu è quello lì! Samu, ho proprio fatto quello, il prossimo che pubblico è quello lì. Samu è proprio quello il prossimo. Sono andato dal dinosauro e mi sono lanciato dall'alto. Io l'ho scoperto in sta run per caso. La prima volta non l'avevo fatto. È bellissimo. È bellissimo. Io lo giocherò principalmente per te. Per un po'. No, non mi devi raggiungere il mio livello. Non serve, Xinkai. Io posso giocare con qualsiasi livello. Basta solo che uno ha il cristallo e poi si può fare tutto insieme. Copettino, non si con le parolacce e fila via dal preside. No, vi faccio io. Porco cane, vi scrivo io dal direttore, guarda. Sì. Ho messo il Io chiamo la polizia. Io ti tagli, non c'entra un cazzo. Non dire parolacce, non chiamo la polizia. Eccolo, chiamo la polizia. Eccolo qua. Io chiamo la polizia. Non so da dove viene sto sound, non mi fa troppo. Vale, questo qui chiamo. Ma cosa sta succedendo qua? Arriva lei e va a esplodere tutti, grande. Dico, quello là Ma Remma Maiala quest'anno la Fiorentina va in B10? Potrebbe anche riprendersi, ma non penso che si riprenderà. Cioè, diciamo che fra Fiorentina e Parma, Parma forse è messo meglio. Non lo so, in realtà Fiorentina è disastrosa quest'anno, disastrosa, sì. Ma anche il Parma comunque ho visto giocare veramente male, un Parma così noioso come quello di quest'anno. Il Parma ha fatto 9 gol, ragazzi, 9 gol in 13 partite, non si può vedere una squadra che segna 9 gol. Non par male. Poi dici che faccio io le partite stupide. A Parma hanno conosciuto Cotto, conosciuto di Parma, esatto. Che carina Liz la incontrerai ma non la conoscerai per tanto tempo, il suo aspetto, sì. Carinissimo. Ma non ti scoppiare deve mettere quelle. E poi tu non lo sai, nell'intro di Stormblood, se te la vedi, ci sono il protagonista di Default. Non ti fare male con tutti quei legni. Lio? Mi fai parlare? Ci sono il protagonista di Default che affronta Liz in un combattimento amichevole su una cascata con le abilità da monaco, che sono bellissime, sembra veramente una roba di arti marziali altissime. No, devo ancora tornare là, non ci voglio credere. È lontanissimo. Ma io più che altro perché voglio salvare, ragazzi, voglio salvare. Non c'è un modo, per pietà del gioco, che dice dai, ti faccio fare un checkpoint, ma proprio per pietà, ma proprio che poi ti esplode in un occhio, ti fa proprio. Mi servirebbe un po' di pietà da parte di questo gioco, perché oh boia, è lontano. Guarda. Vabbè, io metto l'autorun, lo sai, Xinkai? Sì. Ho solo 4 video, ho fatto solo 4 video. Xinkai, ho solo fatto 4 video di Final Fantasy XIV. Quando hai finito il quarto sei fresca e pronta a distruggere tutto. Poi magari farò anche un quinto per roba. Sei fresca e cose come Naruto. No, non è essere freschi come Naruto, proprio freschi per combattere, pronta a fare la gladiatrice estrema che ti annienta ogni cosa. Perché poi lì ti insegno le prime 2 abilità del gladiatore. E dopo quelle, lì uno può uscire e andare dove vuole. Sì, Samu, Parma e Piacenza al salame, Parma al prosciutto, quindi sì. Infatti noi abbiamo fatto nella federazione di wrestling Parmageddon, il gigante di Parma, e Crash Inneton, il gigante di Piacenza. Non dicevo dei tuoi, nei video che c'è nel menu di Final Fantasy, sì, ne hai un po'. I tuoi video fai il quinto, chi lo sa se ne farò un quinto, chi lo sa. Sì, hai 4 video, hai il primo, che è la versione che non potremo più giocare, ma tanto faceva schifo, dicono. Il primo, se ti vedi dei video vecchi del primo Final Fantasy XIV, l'hanno bombardato
l'evento principale è che gli hanno fatto arrivare un meteorite per distruggere il mondo di gioco e l'hanno rifatto con Aria Reborn, che è quello che abbiamo noi. E poi ci sono sicuramente Heavensward e Stormbringer. Magari un giorno metteranno anche Shadowbringer gratis, chi lo sa, non penso però, perché è considerata l'espansione più bella di tutto il gioco, perciò aspetteranno magari a metterla gratis ancora un po'. Diciamo che il gioco io lo concluderò questa run online quando finisco anche Endwalker, che tanto neanche nel mio file l'ho fatto ancora. Sempre più difficile questa canzone, il mio compagno di banco ce l'ha come suoneria del cellulare, allora me la metto e me la guardo dopo la canzone, dopo la live, Confess Your Love. Sì. Ecco qua. È un po' come quando Tino, che non si mette come suoneria del cellulare, si mette vino, quello, sai, il sound di quello il re di Game of Thrones, il meme del vino, cioè, vino. Stava partendo, non vai a fare lo so. Non vai a fare imbroglio di tartarughe. Esatto, imbroglio di tartarughe, esatto. Vino, cioè, te ne immagini? No, ma il re di Game of Thrones era memato tantissimo, era memabile. No, ma l'hanno super memato quel cavolo di re. Lo so, perché lui continua a chiedere vino, sta zitto, vino. Anche quando stava per... Come Tino va a fare un budino, ti dice Samu. Ragazzi, ti ha mandato a fare un budino. Perché finisca di dire stronzate, Max, fate tutti i punti esclamativo vino, va là. Esatto, così vedete il suo amore. Vedete che come Tino... Vabbè, dai, ragazzi, diciamoci la verità, è vero, come Tino non è così amante del vino. Come Tino ha in mente solo una cosa, punto esclamativo. La mona. No. La mona tutta nuda. No, non scherziamo. No, mi dissocio, Carmelo. Anch'io mi Ma dissocio. tu sei... No, ma scusa, adesso te lo devo chiedere, ma sei cretino o cosa? 30 vestiti. Me la servite sul piatto d'argento. Ma dai, non si può dire su YouTube sta cosa. Non so, ma quante di quelle stronzate hai in mente? Infatti qua, il punto esclamativo è Vampeta, il più grande calciatore della storia, parola di Jack, e Tino, il grande comando Vampeta. Ragazzi, se tu adori quella persona non è colpa di nessuno. Questa qua starnazza. Anch'io starnazzo oggi starnazzo anch'io, ho sta tosse. Io sto morendo come Alexa, si sa cosa combina? No, non nominiamola. Ma non dico per chi legge, non dico per chi vede, non per chi legge, per chi vede diretta e direttiva. Come Tino ogni giorno mangia budino, si nasconde nel buchino piccolino, non fraintendete. Lì ho già frainteso. Chi è che fa la stronzata adesso? Samu, ti conosce, va a nascondersi. Vedete, il buco è quello dell'armadio, perché dentro c'è il fantasma che lo afferra. Io non ho neanche un armadio nella stanza, guarda, non c'ho neanche un armadio nella stanza. Poi ci sono le altre stanze. Perché hai tutti i vestiti, scusami, in un'altra stanza, non nella mia stanza, nell'altra stanza. Ci sono tante stanze in sta casa, no? Non nella mia stanza, le stanze già non c'è spazio, non ci metto un armadio. Una stanza che fa la stanza con la stanza. Come Tino si scherza. Ma lo so. La stanza delle stanze. La stanza di Max, di Max, di Carmelo. Ma che di Carmelo? Se la mia stanza parlavamo. È la stanza con la stanza delle stanze. Non voglio assolutamente offenderti, ma no, ma non lo stai offendendo, ma anche noi non lo offendiamo. È lui che prende come se gli avessimo bombardato il piede. Un supposto, perché poi diventa come Tino, se vuoi farlo contento gli dici guarda come Tino gli regali per Natale una supposta di quelle dimensioni tipo lo Sputnik, quello che andava nello spazio, lui è contento, lo Sputnik non fate come Jerry che quando si tratta di caduta libera ti dice che prende pastiglie errate e defuso eccetera. Però fa ridere sta battuta, la sbagliata. Penso che lo dice per scherzare. Sì, lo dice per scherzare, ovvio. Arriverà. Aspetta, Jerry vs Jack. Sentite ragazzi, silenzio un attimo. Oggi l'emergenza è bloccare Jack Leone Max. Com'è possibile? Chiudiamo i parchi pubblici, chiudiamo i bar, chiudiamo i pub e ti trovo stravaccato sulla panchina.
帝国軍に去ってまだ間もないという tornato il 観 nostro 測 marcato sulla 状 panchina. 況はどうなの？ Fra l'altro, dopo cosa si fa vivo quell'altro Jerry? Twitch. Chi lo sa, ma costa ragazzi mantenere un server. Ho da fatto che è molto probabile che li rimandano di nuovo, ma non per colpa loro, per colpa di sti simpaticoni, per colpa di sti simpaticoni che sono quelli di... come si dice? L'altro giorno abbiamo fatto un'intervista in collegamento con uno scrittore di non nomino, quindi in collegamento con i compagni di classe ha fatto proprio l'intervista, è andata una... Senpai! Oh mio Dio! Non ho capito un'ostraca perché ti ho sentito a tratti. Ma nemmeno io. Ma avete fatto veramente l'intervista a quella persona? O era solo una battuta? Perché no? Poi si è visto che cavolo veramente Ma vai a stare in No, non lo posso ripetere prima che dica qualcosa che non posso dire. Ho detto solo che... E quell'altro, Ho detto senpai. Ho detto senpai, ho detto solo senpai. Ma veramente l'avete fatta, sì? Vabbè, però sempre mi ricordo. Ce l'immagino che dicesse scusatemi, vado un attimo a nascondermi e torno. Cioè, ce l'immagino. 本当にありが Proposito とう。 senpai, quella parola mi viene in mente qualcuno che mi ha umiliato. Ti ha umiliato? Ah, ma con la frusta, quella volta che hanno frustato in diretta. Ti ricordi quella volta lì che dicevano non potevo più essere moderatore perché non è una cosa, diciamo, al momento non posso esserci. Che cacchio volete? Dico, non sei impegnato, no? Mi chiedono sempre se sono sempre impegnato, ma fazzi i cazzi loro, no? Scusatemi per la parola. Gli avrei detto, fazzi i cavoli loro, no? Chi è? Perché è arrivato Fredwood? Ma che è Fredwood? Chi ha messo il bot? Io, ma non volevo metterlo. Ho fatto /join e basta. Perché Jack ha scritto forse salve, una cosa del genere. Sì, ho provato, ma se vuoi usare il bot PS dovresti andare nell'area Marsa. Sono nell'area Marsa, ma non mi fa nulla. Io posso scrivere, non mi fa nulla. Io volevo scrivere. Ma non mi... Come possibile? Non parla. Ma è scusa adesso sto bot. Guarda. Bla bla bla, l'ha detto, sì. Eccolo. Certo. Era partita con Leo, anche se non era in vocale. Anche. Non so io. Ma porca miseria, mi si è bloccata anche uno. Cometino Buonvino fa sempre il porcellino. E perché il porcellino d'India fra voi due allora? Non lo so. Come dire quante parolacce dicevi tu a scuola? Bella domanda. Bella domanda, diciamo. Cosa? Quante parolacce dicevi a scuola? No, allora, in terza superiore parlando con una mia compagna, con mia nonna, e sì, questa mia compagna diceva al professore di grafica e multimedialità che io ho detto la parolaccia e lui mi ha detto di ricordargli di mettermi 100. Big Honor con il ciur che fa il cur della sposa. Sì. Cometino ama l'erba che cresce nel giardino del vicino. E poi non so se vi ho raccontato, ma alla fine della sua lezione spesso ci diceva mandate a fanculo. Ma no, ma non si può dire. Ma non dire. A caso ce lo diceva proprio. Lo so, ma non si dice in diretta, non in quel senso. Può dirti, faceva bene a dirvelo, è giusto. No, ma era finita solo, non so perché ci ha mandato così. Perché? Con il ciur che fa il pur della sposa. Ma che cazzo? Confederate. Sono confederate. Cos'è? Su, è tornato! È tornato! Oh, ma ragazzi, è tardissimo! Devo passare i saluti. Dai, fammi finire questa conversazione. Su, qui gioco. È la conversazione di che? Della barzelletta. Di fantasia finale? Sì, allora fatemi chiudere intanto qua. Oh boia. Sta staccando. Ci vogliono 20 secondi, dai. 20 secondi per andare offline. E allora, è stata bella perché oggi abbiamo fatto tante cose. Wow! Abbiamo fatto un dungeon, una boss fight, 2 dungeon in realtà. Dobbiamo creare 5 servizi televisivi che andranno e TV Bark, la TV locale. Mamma mia che bello, Samu, sarebbe bellissimo. Servizi televisivi. Potrei provare un servizio sul mistero della traduzione dal comitiniano all'italiano, sarebbe interessante. Ma che cazzo?
capire come funziona come Tino, ma molti esperti stanno cercando di capire il suo linguaggio. È un umano, è una macchina, è un bot, è un motorino. Ma voglio capire la lingua di Mechamax, che quasi non si capisce Mechamax un'altra. non funziona, devono caricarmi le batterie, devo caricarmi la batteria mangiando stasera. Niente, Mechamax è fuori servizio. Fuori servizio perché devo mangiare stasera. Allora, comunque, speriamo, vi lì. farò sapere se si risolve il mio problema. Non posso entrare nel privato, però diciamo che spero che si risolva il prima possibile, così potrò pensare al Natale. Cometino is the new Jerry RRRY Riwa Scotti Ioti. TOT, cos'è TOT adesso? Che cazzo che ti ridi, Carmelo? E niente. Cometino e Vampeta uguale Laio che scala l'Everest questo Vampeta del Kaiser. Ma dai, è un eroe come sempre, siamo tutti, è stato un grande eroe e un giorno gli faranno una statua in Piazza Duomo anche a lui. Va bene. Allora, grazie a tutti. Allora, intanto ringrazio Lio che mi ha tenuto compagnia per 2 ore e mezza, supportare me per 2 ore e mezza. Ragazzi, è un'impresa titanica, stasera lo seguirò nelle sue dirette che balla la danza del ventre, ovviamente. Sì, la danza del ventre. E ovviamente ringrazio Cometino per averci fornito tanto vino per tutto il mese, ringrazio perché è molto buono il vino di Cometino. Poi ringrazio Simo che ci ha tenuto compagnia, anche lui. C'è la cotta e Cometino. Anche Simo ringrazio, ovviamente ringrazio chi è stato in chat, a partire Ice, Leonardo, Kairi, Samu, c'era Ghiaccio? Sì, c'era e anche Andy Fire. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Io ho sentito che c'era. Sì, domani alle 17, puro relax con il mitico The Last of Us parte 2. Ciao!